Francesco e penso possiamo farla nostra e potrebbe fare sintesi di quello che io ho tentato di dire adesso. Aiutami, Signore, ad aprire gli occhi per guardare il mondo con gioia. Carissimi fratelli e sorelle, rigenerati dallo Spirito Santo nelle acque del battesimo per una vita nuova, rivolgiamoci a Dio nostro Padre dicendo: Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i cristiani, perché siano fedeli alla dignità che hanno ricevuto con il sacramento del battesimo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la società civile, perché sia guidata da persone oneste e competenti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti sono perseguitati e oppressi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che cercano la verità, perché possano incontrare Gesù, sapienza di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, perché sappia scoprire e favorire la presenza e l'azione dello Spirito Santo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che ti sei fatto conoscere in Gesù, il tuo Figlio amato, concedici di riconoscerci creati a sua immagine, per lo stesso Cristo nostro Signore. 56. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione
e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la verità. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato.
Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Preghiamo oggi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Preghiamo oggi i misteri della gioia. E abbiamo tutti bisogno di fare un buon rifornimento di gioia, di fiducia, di ottimismo. Il primo mistero della gioia
ci porta nella casa di Maria a Nazareth, una povera casa. L'angelo Gabriele appare a Maria e le porta una bella ma anche impegnativa notizia. Dio l'ha scelta come madre del Salvatore. E Maria risponde con una umiltà che impressiona e dice: sono una serva del Signore, eccomi, avvenga di me secondo quello che hai detto. Maria dà la piena disponibilità e questo sì ha dato una svolta alla storia, anche alla nostra vita. Siamo tutti legati a questo sì. Ringraziamo Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, donna del sì, l'amore di Dio è passato attraverso il tuo cuore ed è entrato nella nostra tormentata storia per riempirla di luce e di speranza. Noi siamo legati profondamente a te, siamo figli del tuo umile sì. Tu hai cantato la bellezza della vita, perché la tua anima era un limpido cielo dove Dio poteva disegnare l'amore e accendere la luce che illumina il mondo. O Maria, donna del sì, prega per le nostre famiglie affinché rispettino la vita nascente
e accolgano e amino i bambini, stelle del cielo, dell'umanità. Proteggi i figli che si affacciano alla vita, sentano il calore della famiglia unita, la gioia dell'innocenza rispettata, il fascino della vita illuminata dalla fede. O Maria, che sia veramente così. Amen. Il secondo mistero della gioia ci mette davanti due mamme straordinarie che si incontrano: Maria, mamma di Gesù, ed Elisabetta, mamma di Giovanni il Battista. Elisabetta, quando sente il saluto di Maria, esclama: beata te, perché hai creduto, tu sei davvero la credente per antonomasia. E Maria risponde con grande semplicità: sì, Elisabetta, sono felice, ma non perché la mia casa è diventata una villa, sono felice non perché adesso ho i vestiti di lusso, sono Maria, la povera di sempre, però scoppio di gioia perché Dio ha posato il suo sguardo sulla mia piccolezza, sulla mia bassezza. Maria, come sei straordinaria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Molte volte basterebbe un piccolo passo di umiltà e tante situazioni si potrebbero risolvere. Signore Gesù, basterebbe un piccolo passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria, cominciando dalle nostre famiglie, cominciando dalle persone che incontriamo ogni giorno. Aiutaci, Signore, a imitare Maria. Amen. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Maria con Giuseppe hanno fatto un lungo viaggio, faticoso viaggio, obbedendo all'ordine dell'imperatore che voleva il censimento di tutto l'impero. Arrivati a Betlemme non trovano alloggio. Alla fine capiscono che l'unica strada era una grotta adibita a stalla, e capiscono che questo era il disegno di Dio e umilmente l'accettano. E così il Figlio di Dio nasce in una stalla e la sua culla è una mangiatoia. Che umiltà, che lezione, tutta da imparare, tutta da imparare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. Tu sei l'unico capace di farci sorridere ancora. Che possiamo capirlo, che possiamo capirlo. Amen. Il quarto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che, obbedendo alla legge del Signore, presentano il bambino Gesù al Tempio e portano con sé l'offerta dei poveri, le povere colombe, ma avevano il cuore pieno di Dio e questa è la vera ricchezza. Aveva ragione Papà Giovanni quando disse: la mia famiglia era tanto povera, ma la mia casa era piena di Dio e questa è la vera ricchezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Il quinto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che cercano Gesù, lo cercano ansiosamente per le strade di Gerusalemme, lo ritrovano nel Tempio. Non possiamo immaginare la gioia che provarono in quel momento. Molti cercano il successo, il denaro, l'affermazione, gli applausi e pensano che la felicità stia qui. La felicità si trova soltanto cercando Gesù, come hanno fatto Maria e Giuseppe. Che possiamo capirlo e soprattutto metterlo in pratica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, esperta di vera libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi
come te. Amen. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la forza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo insieme. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore perché arrivi in ogni casa, in ogni famiglia, in ogni luogo dove si vive il dolore in questo momento, ma anche si vive anche la solidarietà, la carità fraterna. La Vergine Maria porti a tutti il sorriso del suo conforto materno. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita ogni giorno. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Oggi si festeggia San Aniceto, auguri a quei pochi che portano questo nome, ma è il nome di un papa che, pensate, è colui che è passato alla storia perché ha fissato la scadenza della Pasqua. Sulla Pasqua i cristiani non hanno mai trovato un accordo duraturo in modo da festeggiarla tutti nello stesso giorno. Già Papa Pio I tenta di risolverlo, fissando per tutti la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Aniceto giunse a Roma dalla Siria, dove era nato agli inizi del II secolo, e entrò nella comunità cristiana come collaboratore di San Giustino nella lotta contro le eresie, contro gli eretici. Numerosi sono in quegli anni gli eretici della capitale, tra questi un certo Marcione di Sinope nel Ponto, che trovò seguaci e fondò una sua chiesa, nominando vescovi e prelati e creando una enorme confusione. Il vescovo di Smirna, Policarpo, poi diventato santo, non esitò a definirlo come il primogenito di Satana. Divenne l'11° papa, eletto al soglio pontificio dall'anno 155 al 166, un decennio circa. Concentrò tutti i suoi sforzi nella difesa della tradizione tramandata dagli apostoli. Aniceto combatté le eresie non tanto con anatemi, bensì offrendo il suo esempio, l'esempio di una vita fedele al Vangelo di Cristo. Durante il suo pontificato nominò un buon numero di nuovi sacerdoti e di diaconi e instaurò una linea
piuttosto rigida di comportamento. È stato Sant'Aniceto a introdurre nella Chiesa l'usanza della tonsura degli ecclesiastici, che solo nel secolo scorso è stata sciolta, ossia la disposizione sul taglio corto dei capelli, considerato come l'atto di rinuncia degli uomini di Dio ai beni terreni. Aniceto risolse un dissenso tra i cristiani che durava da molto tempo e riguardava il giorno della celebrazione della Pasqua, l'abbiamo ricordato all'inizio. Egli confermò quanto il suo predecessore, Papa Pio I, aveva stabilito, e cioè che la Pasqua doveva cadere il giorno della prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Ciò determinò una controversia con le chiese orientali, che invece volevano e che fissavano la data al 14 del mese lunare di Nisan, giorno in cui aveva inizio la Pasqua degli ebrei. Per discutere questo problema era giunto a Roma Policarpo, San Policarpo, vescovo di Smirna, ultimo dei discepoli degli Apostoli. E quando nell'anno 161 divenne imperatore Marco Aurelio, la polemica contro i cristiani si inasprì. In quel periodo era molto diffusa l'eresia del montanismo, un'eresia pervasa da una forma di ascesi mista a manifestazioni di isteria che mise in cattiva luce in senso generale i cristiani nei confronti del potere imperiale e come fautori di uno spirito antisociale e antistatale. I cristiani vennero così arrestati e processati in massa. Anche in Oriente i cristiani vennero messi a morte e tra questi il vescovo Policarpo, ormai anziano. Per il vescovo di Roma l'angoscia quotidiana di 11 anni è questa Chiesa da salvare. Intendeva la preoccupazione di salvare le vite dei fedeli nella certezza della dottrina, da stimolare con energia ma anche con discernimento tra l'essenziale e tra il secondario. Aniceto muore durante la persecuzione, che a Roma fa vittime come Giustino e Santa Felicita, due santi, San Giustino e Santa Felicita, ma probabilmente non a causa della persecuzione. Infatti non è indicato come martire. Il suo corpo, ed è la prima volta per un vescovo di Roma, viene seppellito nelle cave di Pozzolana, che si trasformeranno in seguito nelle catacombe note di San Callisto. Secondo la tradizione, Sant'Aniceto sarebbe il primo vescovo di Roma ad essere stato sepolto nelle catacombe di San Callisto, dove vennero sepolti i martiri dei primi secoli. Ma Papa Clemente VIII, accogliendo le suppliche del duca Giovanni Angelo di Oltams, nel 1604 dispose il trasferimento delle sue ceneri nella cappella del palazzo Oltams, in seguito riposte nella vasca di Porfido, che era stata il sepolcro dell'imperatore Alessandro Severo. Il Santo Papa viene raffigurato con il caratteristico attributo di una ruota assegnatagli dalla tradizione popolare che lo vuole come il figlio di un carraio. E allora noi oggi ci rivolgiamo al Signore con la seguente preghiera. La vostra fede sia forte, non tentenni, non vacilli dinanzi ai dubbi, alle incertezze che sistemi filosofici o correnti di moda vorrebbero suggerirvi. La vostra fede sia gioiosa, perché basata sulla consapevolezza di possedere un dono divino. Quando pregate e dialogate con Dio e quando vi intrattenete con gli uomini, manifestate la letizia di questo invidiabile possesso. La vostra fede sia operosa, si manifesti e si concretizzi nella carità fattiva e generosa verso i fratelli,
che vivono accasciati nella pena e nel bisogno. Si manifesti nella vostra serena adesione all'insegnamento della Chiesa, madre e maestra di verità. Si esprima nella vostra disponibilità a tutte le iniziative di apostolato, alle quali siete invitati a partecipare per la dilatazione e la costruzione del regno di Cristo. Amen. Oggi si festeggia San Aniceto, auguri a quei pochi che portano questo nome, ma è il nome di un papa che, pensate, è colui che è passato alla storia perché ha fissato la scadenza della Pasqua. Sulla Pasqua i cristiani non hanno mai trovato un accordo duraturo in modo da festeggiarla tutti nello stesso giorno. Già Papa Pio I tenta di risolverlo, fissando per tutti la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Aniceto giunse a Roma dalla Siria, dove era nato, agli inizi del II secolo e entrò nella comunità cristiana come collaboratore di San Giustino nella lotta contro le eresie, contro gli eretici. Numerosi sono in quegli anni gli eretici della capitale, tra questi un certo Marcione di Sinope nel Ponto, che trovò seguaci e fondò una sua chiesa, nominando vescovi e prelati e creando una enorme confusione. Il vescovo di Smirna, Policarpo, poi diventato santo, non esitò a definirlo come il primogenito di Satana. Divenne l'11° papa, eletto al soglio pontificio dall'anno 155 al 166, un decennio circa. Concentrò tutti i suoi sforzi nella difesa della tradizione tramandata dagli apostoli. Aniceto combatté le eresie non tanto con anatemi, bensì offrendo il suo esempio, l'esempio di una vita fedele al Vangelo di Cristo. Durante il suo pontificato nominò un buon numero di nuovi sacerdoti e di diaconi e instaurò una linea piuttosto rigida di comportamento. È stato Sant'Aniceto a introdurre nella Chiesa l'usanza della tonsura degli ecclesiastici, che solo nel secolo scorso è stata sciolta, ossia la disposizione sul taglio corto dei capelli, considerato come l'atto di rinuncia degli uomini di Dio ai beni terreni. Aniceto risolse un dissenso tra i cristiani che durava da molto tempo e riguardava il giorno della celebrazione della Pasqua, l'abbiamo ricordato all'inizio. Egli confermò quanto il suo predecessore, Papa Pio I, aveva stabilito, e cioè che la Pasqua doveva cadere il giorno della prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Ciò determinò una controversia con le chiese orientali, che invece volevano e che fissavano la data al 14 del mese lunare di Nisan, giorno in cui aveva inizio la Pasqua degli ebrei. Per discutere questo problema era giunto a Roma Policarpo, San Policarpo, vescovo di Smirna, ultimo dei discepoli degli apostoli. E quando nell'anno 161 divenne imperatore Marco Aurelio, la polemica contro i cristiani si inasprì. In quel periodo era molto diffusa l'eresia del montanismo, un'eresia pervasa da una forma di ascesi mista a manifestazioni di isteria che mise in cattiva luce in senso generale i cristiani nei confronti del potere imperiale e come fautori di uno spirito antisociale e antistatale. I cristiani vennero così arrestati e processati in massa. Anche in Oriente i cristiani vennero messi a morte e tra questi il vescovo Policarpo, ormai anziano. Per il vescovo di Roma l'angoscia quotidiana di 11 anni è questa Chiesa da salvare.
intendeva la preoccupazione di salvare le vite dei fedeli nella certezza della dottrina, da stimolare con energia, ma anche con discernimento tra l'essenziale e tra il secondario. Aniceto muore durante la persecuzione, che a Roma fa vittime come Giustino e Santa Felicita, due santi, San Giustino e Santa Felicita, ma probabilmente non a causa della persecuzione. Infatti non è indicato come martire. Il suo corpo, ed è la prima volta per un vescovo di Roma, viene seppellito nelle cave di Pozzolana, che si trasformeranno in seguito nelle catacombe note di San Callisto. Secondo la tradizione, Sant'Aniceto sarebbe il primo vescovo di Roma ad essere stato sepolto nelle catacombe di San Callisto, dove vennero sepolti i martiri dei primi secoli. Ma Papa Clemente VIII, accogliendo le suppliche del duca Giovanni Angelo di Oltams, nel 1604 dispose il trasferimento delle sue ceneri nella cappella del palazzo Oltams, in seguito riposte nella vasca di Porfido, che era stata il sepolcro dell'imperatore Alessandro Severo. Il Santo Papa viene raffigurato con il caratteristico attributo di una ruota assegnatagli dalla tradizione popolare, che lo vuole come il figlio di un carraio. E allora noi oggi ci rivolgiamo al Signore con la seguente preghiera. La vostra fede sia forte, non tentenni, non vacilli dinanzi ai dubbi, alle incertezze che sistemi filosofici o correnti di moda vorrebbero suggerirvi. La vostra fede sia gioiosa, perché basata sulla consapevolezza di possedere un dono divino. Quando pregate e dialogate con Dio e quando vi intrattenete con gli uomini, manifestate la letizia di questo invidiabile possesso. La vostra fede sia operosa, si manifesti e si concretizzi nella carità fattiva e generosa verso i fratelli che vivono accasciati nella pena e nel bisogno. Si manifesti nella vostra serena adesione all'insegnamento della Chiesa, madre e maestra di verità. Si esprima nella vostra disponibilità a tutte le iniziative di apostolato, alle quali siete invitati a partecipare per la dilatazione e la costruzione del regno di Cristo. Amen. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, preghiamo insieme le preghiere del mattino. Regina Celi letare, alleluia. Quia meruis di portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruis di portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit,
Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria.
Medjugorje, un villaggio che arriva a malapena a 3.000 abitanti. Non lo si trova sulla cartina geografica. Le più particolareggiate segnano appena Čitluk, di cui Medjugorje è frazione. Nessuno si prenderebbe cura di questo paese jugoslavo, nel cuore della Bosnia e Erzegovina, a 60 km dall'Adriatico, se non fosse teatro, dal 24 giugno 1981, di avvenimenti soprannaturali e di straordinarie apparizioni della Vergine. 6 ragazzi, da quel giorno, vivono un incontro quotidiano con la presenza misteriosa della Madonna. Da quel giorno è corsa voce di molti segni divini, di guarigioni, di fenomeni luminosi inspiegabili, ma soprattutto di un incredibile influsso sui cuori. Essi raccontano: Gospa, la signora, ci è apparsa, è la regina della pace, chiede la preghiera, il digiuno, la conversione. L'inizio delle apparizioni cade il 24 giugno 1981. Il primo giorno i veggenti hanno visto la Madonna sul colle Podbro, si sono spaventati e sono fuggiti. Provano nello stesso tempo gioia e paura. L'indomani si sono indirizzati nello stesso luogo, dove hanno rivisto la Madonna, che li ha chiamati con le mani, ed essi sono saliti sul colle in fretta, così che nessuno poteva seguirli. Dicono che si sentivano come se fossero portati da qualcuno. E in quel luogo e in quel giorno, il 25 giugno 1981, per la prima volta si sono incontrati da vicino con la Vergine. Per la prima volta la gente salì sul colle. Prima delle apparizioni tutta la gente qua era cattolica, ma in senso tradizionale, però pregava troppo poco. Difatti la gente dice: adesso noi non abbiamo pregato neanche. Ho trovato nella cronaca, alla fine dell'aprile 81, allora 2 mesi prima delle apparizioni, il parroco si lamentava: i ragazzi non conoscono che cosa è il rosario, dicono nelle famiglie, in una maggioranza delle famiglie non si prega, non conoscono che cos'è la venerazione della Madonna nel maggio, il mese del maggio. Allora proprio la preghiera era sparita, ma dopo le apparizioni la gente ha ripreso la fede. E secondo me è uno dei doni più grandi che ho visto che la Madonna ha lasciato qui, è proprio la preghiera e il digiuno. È senza ombra di incertezza. D'altra parte, che il mistero si sveli, che il miracolo avvenga, che la Vergine si renda presente visibilmente nella storia, la Chiesa l'ha sempre riconosciuto. Anche accettando questi fatti, come per il passato, la Chiesa non ha mai inteso imporre un obbligo assoluto di assenso. Essa indica, come per Lourdes o per Fatima, che le apparizioni possono essere considerate autentiche. Appena fuori le case si inerpica un sentiero che porta al luogo dove sono avvenuti i primi incontri con la Vergine Maria. Alcuni pellegrini si avviano al luogo delle apparizioni. Questo è il luogo benedetto dove la Vergine lascerà anche un segno tangibile e documentabile della sua presenza. Forse è la prima volta che questo luogo viene ripreso, anche perché fino a non molto tempo fa era circondato dalle forze dell'ordine che impedivano a chiunque di avvicinarsi.
Perdurando poi nel tempo queste apparizioni, la Vergine e i ragazzi, nei loro dialoghi, hanno stabilito di incontrarsi nella piccola sacrestia della chiesa parrocchiale nell'ora della recita del rosario. Sugli avvenimenti di Medjugorje regna ancora l'incertezza e l'attesa di un giudizio. La chiesa locale non si esprime. Il vescovo di Mostar non nasconde le sue perplessità. Di certo si può constatare che a Medjugorje agisce una forza che cambia i cuori. In Bosnia e Erzegovina e in tutta la Croazia e su fino all'Istria e alla Slovenia sta accadendo qualcosa di sorprendente. Il vescovo di Spalato ammette: in questo dopoguerra avevamo cercato di evangelizzare il nostro popolo. È valsa di più Medjugorje di tutti i precedenti sforzi, specialmente per i giovani. Tomislav aggiunge: veramente la gente è stata mossa dal di dentro ed è pronta a fare tutto per Dio. Qui tutte le famiglie digiunano il venerdì e nelle famiglie si prega in media un'ora ogni giorno. I vecchi e gli adulti affermano che i giovani pregano e digiunano molto di più. Le chiese sono piene di gente, di giovani. La conversione della gente per noi è il fatto più sorprendente. Madonna ha mandato i messaggi all'umanità. Il primo messaggio è il messaggio principale attorno a cui tutto ruota, è il messaggio della pace all'umanità. Maria, quella veggente che ieri avete visto, ha raccontato la sua terza giornata, dice: è apparsa la Madonna con le lacrime grosse, in sottofondo stava una croce nera spaventosa, la Madonna ripeteva piangendo: pace, 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 riconciliatevi. Il messaggio della pace porta questo contenuto. Il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se il mondo vuole la salvezza, deve prendere la strada della pace. Però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo: Dio esiste. In Dio è la vita. Quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Ecco il messaggio della pace, spesso ripetuto anche un mese fa. La Madonna disse di nuovo: voglio ripetere di nuovo, la pace sta in crisi. Convertitevi, fatevi fratelli tra di voi, aumentate le preghiere e i digiuni. Per raggiungere la pace, la Madonna chiede la conversione. Anche questo messaggio si ripete quasi ogni giorno, spinge sempre i veggenti e l'umanità alla conversione. Per realizzare la conversione ci si vogliono la preghiera e il digiuno. Nell'inizio la Madonna disse: voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete allontanare anche le guerre, potete sospendere le leggi naturali. Padre Tomislav Vlasic è direttore spirituale dei 6 ragazzi di Medjugorje e responsabile della parrocchia dopo l'arresto e l'allontanamento del precedente parroco, padre Ioso. È il testimone più convinto e più convincente delle apparizioni della Vergine. All'inizio, dice padre Tomislav, pensavo di avere un atteggiamento aperto di fronte a questi fatti. In realtà ero come un fariseo che diceva fra sé: può darsi che l'apparizione sia vera, però io non ne ho bisogno. Ora invece riconosco il mio bisogno di ogni grazia del Signore, perché ogni giorno la vita allarga i suoi orizzonti e il Signore della vita non ha limiti. Insomma, la mia principale esperienza è stata quella di una più grande apertura a Dio. Mi sono poi accorto che se un uomo prende in seria considerazione quello che la Madonna dice, deve per forza accogliere tutto quello che dice il Vangelo. In questo luogo delle prime apparizioni abbiamo visto una fiamma grande che non bruciava. Anche i poliziotti sono corsi lì perché pensavano che fosse una provocazione.
però non hanno trovato altro che una guardia inginocchiata sul luogo delle apparizioni, dove si vedeva la grande fiamma. Il segno che la Madonna lascerà sul luogo delle apparizioni qui a Medjugorje sarà dato per tutta l'umanità. Sarà visibile, palpabile, grande, permanente, con cui saranno legati molti miracoli, molte guarigioni. Dopo il segno, se il mondo non si converte, verrà la punizione. Secondo Miriam, tutto è possibile evitare con la conversione, con la penitenza, con le preghiere, però è difficile da aspettare che il tutto mondo si converta. Allora la punizione, certa punizione, dovrebbe venire, però noi con le preghiere, con la conversione possiamo diminuirla. Gli altri veggenti conoscono alcuni 8, altri 9 segreti. Tutti conoscono, tranne una, conoscono la data del segno visibile, il quale dovrebbe essere lasciato qui a Medjugorje. E tutti quanti dicono di averlo visto in una visione. Dicono che è bello e hanno una gioia grande per aspettarlo. Ivan dice in modo particolare che dopo il segno, quelli quali si convertiranno prima avranno una gioia più grande, ma quelli quali non si convertiranno, in modo particolare quelli quali lotteranno contro Dio, dopo avranno un rimorso della coscienza e avranno delle difficoltà nella sua coscienza. Jacob, Maria, Licca, Ivanka, ogni sera verso le 18 entrano in chiesa. La gente è già presente nella navata centrale. I ragazzi entrano nella sagrestia delle apparizioni, iniziano la preghiera e immediatamente viene la Signora. Parla con loro, li conforta, li sostiene, svela loro segreti, annuncia profezie per il mondo. Abbiamo le immagini straordinarie delle apparizioni del 25 e 26 novembre e dell'8 e 9 dicembre 1983. La prima non è completa, dal momento che il nostro operatore è stato sorpreso dalla semplicità e immediatezza dell'avvenimento. La seconda apparizione, quella del 26 novembre, è ripresa dall'inizio. Tra qualche istante dovremo vedere le immagini della prima apparizione.
immagini testimoniano con naturalezza la incomparabile avventura di esseri umani che dialogano con il mistero di Dio, che si rivela nella materna immagine della Vergine. С небесima, святце имя Твое, доđi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zlame. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Ode. Moj za nas, moj za nas, moj za nas, moj za nas, moj za nas. In modo così detto tridimensionale, la vedono, sentono, parlano con lei, pregano, cantano, possono toccarla come tutte le altre persone e sentono proprio la sua presenza. Nel momento dell'apparizione dicono viene una luce, dalla luce viene la Madonna e la Madonna levita su una nuvola, li saluta con un saluto sia lodato Gesù Cristo e continua a parlare, pregare con loro, affidare a loro i segreti, i messaggi e alla fine li lascia con un saluto: restate in pace, angeli miei. Zdravo Marija, milosti puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isuse. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Immagini più complete dell'apparizione del 26 novembre. Anche in questa circostanza i ragazzi parleranno con la Vergine e pregheranno all'unisono con Maria. Le immagini lasciano trasparire l'incontenibile gioia e la sovrumana esperienza di comunicare con il divino. L'ode finale che pronunziano è il commiato. Significa se ne va. È come se venisse loro strappato un tesoro che dona una letizia incontenibile. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje.
na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Abbiamo ascoltato l'Ode. La Vergine se n'è andata. I veggenti si preparano ad entrare nella chiesa, dove il popolo, questa volta, ha già terminato la recita del Rosario e, come tutte le sere, insieme a tutti i pellegrini, reciteranno 7 volte Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. Come per la nostra mentalità un po' efficientistica, a parte che è difficile accettare così in modo immediato un avvenimento soprannaturale, ma soprattutto è difficile anche perché noi pensiamo che è l'uomo che fa, mentre qui abbiamo assistito al fatto che tutto viene dall'alto, abbiamo avuto come la coscienza di una presenza superiore. Ecco, volevo chiederle, questo fatto che Dio interviene, che cosa vuole, attraverso la Vergine, che cosa vuole insegnarci? Il messaggio principale di queste apparizioni è la pace all'umanità. E tutti i messaggi praticamente ruotano attorno alla pace, la conversione, la preghiera e la conversione. Il digiuno, la vita sacramentale sono proprio indirizzati in questo senso per raggiungere la pace. E i veggenti dicono che la Madonna disse il mondo
con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se vuole essere salvato deve prendere la strada della pace, però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuto per dire al mondo: Dio esiste, in Dio è la vita, e quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Perciò spesso ripete questo messaggio della pace, il messaggio della conversione. A proposito di quello che tu dici che è difficile accettare questo fatto soprannaturale, ci si vuole la grazia. A padre Tomislav, che segue da vicino questi veggenti, io vorrei chiedere innanzitutto cosa ha detto la Vergine Maria ai veggenti questa sera. Questa sera a Vizca, quella alla quale ha parlato di più, la Madonna ha continuato a raccontare la sua vita. Difatti da 7 gennaio di quest'anno la Madonna sta raccontando la sua vita a Vizca ogni sera. Agli altri ha raccontato alcuni episodi fino adesso. Altri 3 questa sera hanno fatto diverse domande per gli ammalati e hanno raccomandato gli ammalati. Non c'era niente di particolare. Durante l'apparizione avete sentito che i veggenti hanno pregato Padre nostro e gloria al Padre. Difatti la Madonna ha cominciato questa preghiera Padre nostro e noi abbiamo sentito che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, eccetera. Le immagini che ora vedremo riprendono l'apparizione dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. In questa circostanza la Vergine rivela a una veggente il 9° segreto. Ancora più evidente diventa l'estasi dei ragazzi, specie del piccolo Jacob, i cui occhi alla fine accompagnano la Vergine che si eleva davanti a lui. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja.
na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Del 9 dicembre, l'ultima di cui disponiamo le immagini, sono presenti alcuni medici che controllano il battito del polso e verificano le condizioni dei veggenti. Spesse volte, anche in passato, sono stati esaminati e interrogati da medici di diverso orientamento ideologico, ma non è mai stato riscontrato in essi nulla di anormale. U ime Otca, istina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova.
La fede dunque e la conversione, da chiedere con preghiera assidua e con la penitenza, è il messaggio principale che la Madonna continua a ripetere in straordinaria consonanza con le esigenze dell'anno santo della Redenzione. Ma cosa significa convertirsi? Che cosa questo ha implicato per i molti pellegrini che si sono recati a Medjugorje? Innanzitutto e fondamentalmente la ripresa di coscienza che il cristianesimo è un fatto, è la presenza nella storia del destino reso incontrabile. Noi in fondo siamo cresciuti in un ambiente intellettualistico, ci ha detto un pellegrino, nel quale siamo stati abituati a valutare e a prendere le distanze di fronte ad ogni fatto, invece che a lasciarci interpellare. E anche Cristo può restare un argomento di discorso più che rapporto personale, più che presenza nelle cui braccia ci si abbandona. Non meravigliatevi, ma voi siete proprio deboli perché pregate troppo poco. Al minimo ogni mattina e ogni sera pregate per mezz'ora. Altro tempo cercate durante la giornata e vi raccomando ogni giorno assistere alla messa quotidiana. A quelle persone le quali frequentano la scuola e vanno al lavoro, la Madonna disse al minimo di mattina e di sera per mezz'ora pregare. Durante la giornata non spegnete lo spirito della preghiera, cercate di trovare il tempo libero e in modo particolare di ritirarvi per qualche minuto nelle pause per mettervi in contatto con Dio. Una volta, quando siamo stati in raduno, ci disse: bene, avete cominciato a pregare 3 ore, però tutti guardate sugli orologi. Quando finire i vostri obblighi, come finirli? Ma vi dico subito, mai li finirete così bene. Offrite il vostro tempo a Dio. Lasciate le vostre preoccupazioni, abbandonatevi a Dio e lasciatevi guidare dallo Spirito. E dopo tutti i vostri doveri saranno fatti bene e del tempo ne avrete di più. Difatti il gruppo si è accorto presto che dopo c'è il tempo di più, perché prima perdevano il tempo, lo sciupavano. In modo particolare in quest'anno ha chiesto di pregare per il nostro Vescovo, per le autorità della Chiesa, perché lo Spirito Santo discenda sulla Chiesa in quest'anno giubilare. Per moltissimi il pellegrinaggio in Jugoslavia ha rappresentato una novità, meglio un approfondimento e una maggiore coscienza della strada su cui già siamo. Anzi, ha messo a nudo la nostra posizione di fronte alla fede, facendo scoprire superficialità, entusiasmi effimeri, mancanze di fedeltà, deviazioni dal cuore dell'esperienza, verso particolari non determinanti. Quei volti, quella chiesa, quella croce, ci ricordano un fatto, sono memoria di un fatto, il fatto decisivo della vita del mondo e della storia degli uomini. 2000 anni fa il mistero si è fatto visibile in Cristo, Redentore dell'uomo. Ancora oggi, dopo 2000 anni, Maria si assume il compito di ricordare agli uomini distratti e infelici del nostro tempo quell'avvenimento.
Ben trovato al nostro pubblico, al pubblico di TV 2000, a Bada Retro, il nostro settimanale di informazione sul mondo del satanismo e sulle sette. In questa puntata, l'ultima prima di Natale, vogliamo raccontarvi una storia che ci ha, anche a me personalmente, mi ha angosciato e che vogliamo farvela vedere, soprattutto riuscire a farvi capire quanto adesso vi diremo. Partiamo come al solito da un punto, e il punto è la magia. Quanti tipi di magia esistono? C'è veramente differenza tra magia bianca e magia nera e magia rossa? O parliamo sempre della stessa medesima cosa? Tutto questo è come al solito un viaggio in cui vi accompagneremo facendovi vedere tappa dopo tappa quello che accade. E abbiamo anche una storia a lieto fine, una storia che dall'oscurità passa alla luce. Questa storia ha un nome e un cognome e noi ringraziamo chi a Bada Retro mette la propria faccia, mette quindi la propria anche dignità, se vogliamo, davanti ad una telecamera. Do il benvenuto a Zita Michelin, grazie per essere qui, signora Zita. Grazie a voi. La storia di Zita è una storia molto particolare, una ex Magade, una delle poche che io conosco, anzi forse l'unica che conosco, che ha deciso, dopo un periodo passato tra tarocchi, tra altre forme, se vogliamo, di spiritismo, ha rinunciato ad una vecchia vita per abbracciare una nuova vita, no? Quindi il cristianesimo, la vita cristiana, e riconoscere quella che è la figura di Gesù Cristo. Brevemente, signora Zita, come comincia la sua vita? Cioè la sua scelta di cominciare a dedicarsi all'occulto, al mondo dell'occulto, ha una radice familiare? Io ho iniziato per caso, mi sono trovata a fare un lavoro in un call center dove tra le tante tipologie di chiacchierate c'era anche la cartomanzia. Un giorno mi chiedono di rispondere a una telefonata per fare le carte, cosa che io non volevo assolutamente fare perché non le conoscevo, non ero una cartomante, non ne sapevo niente di occulto, ero proprio all'oscuro di tutto. È successo che la telefonata me la passano lo stesso perché non c'era nessun'altra ragazza a rispondere e io mi ritrovo con un mazzo di carte davanti che non conosco, mi ritrovo con una voce femminile al telefono che convinta di avere la cartomante dall'altra parte del filo. E ho preso sto mazzo di carte e l'ho buttato nel tavolo. A un certo punto ho cominciato a parlare, a dire delle cose, quello che mi veniva, quello delle immagini che vedevo, le esplicitavo, le dicevo alla persona che era nell'altra parte del filo. Questo è stato il battesimo, questo tra virgolette, è stato il mio battesimo. Con la cartomanzia. Sì. Erano carte come queste che vediamo? Sì, erano tarocchi. Carte tarocchi. Che io avevo neanche mai visto, nel senso che non conoscevo. Quello che mi ha sconvolta di questa telefonata è stata la voce dell'altra parte del filo, dove mi dice: ma lei come fa a sapere tutte queste cose? Io parlavo a ruota libera, non avevo coscienza nemmeno di quello che dicevo, perché da sola mai avrei detto quelle cose. E dall'altra parte del filo mi dice: ma lei come fa a sapere tutte queste cose di me? E là io ho preso uno spavento boia, perché ho detto: ma come? Io non sono una cartomante, sto parlando come mi viene. E come mai l'altra parte mi dice, dall'altra parte sta voce mi dice: ma come fai a saperle queste cose? Dico: cosa c'è che non so, cosa devo conoscere, perché io dico le cose che mi dicono vere e io non lo so che sono vere, che cosa c'è sotto a tutto questo? Zita, io la blocco solo un secondo, sì, perché
Pian piano spiegheremo cosa succederà dopo, a seguito appunto di questa prima esperienza. Però noi vorremmo prima far vedere quanti sono i presunti o i veri maghi in Italia e perché la gente va da loro. Vediamo insieme il servizio. La vedovanza, il dispiacere, le amiche ti hanno pugnalato alle spalle, i parenti ti hanno girato tutto. Amica, tu non vai nemmeno al mercato. Ogni anno oltre 12 milioni e mezzo di italiani, circa 35.000 persone al giorno, vengono conquistati dal fascino dell'occultismo. Si rivolgono a sensitivi, veggenti, guaritori, con la speranza di poter risolvere i loro problemi, chiedere consigli o conoscere il proprio futuro. Un giro d'affari enorme che il telefono antiplagio quantifica attorno ai 6 miliardi di euro, spesso non fatturati, gestiti da circa 120.000 operatori. Dall'ultimo rapporto annuale presentato emerge che sono soprattutto i lombardi ad affidarsi a queste pratiche, mentre i valdostani si rivelano i più scettici. A Milano e dintorni circolano 90 milioni di euro che escono dalle tasche di circa 180.000 cittadini. Agli antipodi la situazione della Val d'Aosta, 1 milione di euro di guadagni annui distribuiti tra 30 operatori a cui si rivolgono circa 2.000 residenti. Numeri che preoccupano, come i reati più frequenti che si registrano a opera dei ciarlatani: truffa e truffa aggravata, esercizio abusivo della professione medica, circonvenzione di incapace, estorsione, violazione della privacy, si legge nel rapporto. Per questo, per evitare brutte sorprese, il telefono antiplagio mette in guardia gli italiani, invitandoli a non parlare con i ciarlatani della propria vita privata, a non incontrarli da soli, a registrare le conversazioni, a far mettere per iscritto ciò che dicono di garantire, a non usare contanti e a non avere paura di denunciarli, a non dare ascolto ai loro interventi in TV, alle loro pubblicità, che sono solo investimenti commerciali per di più ingannevoli. A cadere nella rete degli operatori dell'occulto, secondo le segnalazioni raccolte in 17 anni da telefono antiplagio, circa 1.000 l'anno, sono soprattutto le donne adulte, ma anche uomini e adolescenti. La maggior parte dei clienti ha un'età media di 42 anni, ha solo la licenza elementare o quella media. Le motivazioni che spingono ad alzare la cornetta o a far visita a questi operatori sono sentimentali per la maggior parte, economiche, di salute, giudiziarie, di richiesta di protezione. Secondo gli esperti è la crisi il motivo principale per cui una persona decide di rivolgersi alla magia. C'è un bisogno fisico, psicologico, sociale, legato anche all'attrazione verso poteri alternativi all'umano, di trovare appoggio nel mistero per risolvere i propri problemi. Zita, 12 milioni e mezzo sono più o meno le persone che si rivolgono alle professionisti che svolgevano il servizio che lei faceva. Lei comincia a fare la cartomante per gioco, per scherzo, o per necessità, anche visto che era appunto inserita in un contesto di lavoro. Poi che succede? Dopo questa prima esperienza che cosa succede? Dopo questa esperienza mi sono incuriosita verso queste cose nascoste a me finora e mi sono comprata un mazzo di tarocchi. Dentro c'era un libricino con le istruzioni per conoscerle. Su sto libricino e ho scoperto che c'era una ricerca di un risveglio interiore. Questo risveglio interiore ha svegliato anche il mio risveglio, ha fatto sì che anch'io scoprissi la voglia di conoscere l'oltre a quello che già conoscevo. Per cui ho cominciato con i tarocchi, poi tutto quello che mi capitava sotto mano oppure lo cercavo per trovare risposte a una fame che avevo interiore. Io non sono mai stata religiosa, non andavo in chiesa, non avevo conoscenze oltre al catechismo di quando ero piccola. Non avevo avuto persone intorno che mi trasmettessero l'essenza di qualcosa. Ero alla ricerca, perché quando si ha questa fame, tutti noi la sentiamo, abbiamo bisogno del di più e da qualsiasi parte tu lo trovi, se non hai già qualcosa in mano,
tu ci vai dentro. Ti ci butti con, tutte le scarpe, no? Ti ci butti. Tanto che addirittura dopo la prima esperienza lei decide di aprire una linea privata a casa sua. Sì. Cosa le chiedeva la gente che le chiamava? Che lei Ma io la facevo cercava? i tarocchi per telefono sempre e quello che mi chiedeva era l'amore, era il lavoro, il tornare ragazzo, sono giù, cosa devo fare, ma mi hanno fatto qualcosa? Mi dicevano così e io ho detto ma che cosa ti avranno fatto? Cioè io ero proprio fuori dal mondo esoterico. E cosa ti avranno fatto? Queste persone io ho imparato, io che avevo la linea, che facevo le carte, ho imparato dalle persone che mi chiamavano che c'era un mondo sconosciuto a me, sotterraneo, che muoveva forze che io rimanevo allibita solo a sentirne parlare. Io ho imparato dalle persone che chiamavano che esisteva questo mondo. Dopo ho scoperto che... era un mondo particolare. Era un mondo particolare. Lei in quello che era il suo consiglio, la sua veggenza tramite i tarocchi, lei in qualche modo riusciva a risolvere i problemi delle persone? E io ero arrivata al punto di non usare nemmeno più le carte e di percepire la voce, di percepire la persona attraverso la voce. Dal tono, dal timbro, mi venivano spontanee certe risposte. Era come se io entrassi nella persona e vedessi la sua situazione. Per cui quello che usciva da me era sempre per prenderla da sotto la persona e innalzarla. Quindi era come se lei facesse del bene sostanzialmente a queste persone? Io ero convintissima di fare del bene. Cioè, quindi lei era in buona fede, era convinta del fare... A lei si faceva pagare per queste consultazioni? Sì. Quindi prendeva dei soldi come se fosse uno psicologo, no? Aiutava le persone a superare dei momenti particolari. Sì, era come prendessi la persona per la mano e l'aiutassi a fare un po' di passi in modo che poi camminasse da sola. Questo era il senso che davo io a quello che facevo. Esatto, poi però succede qualcosa, la domanda gliela faccio adesso e poi dopo il servizio ne ritorniamo a parlare. Poi succede qualcosa di non previsto, cioè nasce all'interno del suo cuore, della sua testa, nasce una domanda e soprattutto si accorge che qualcosa non va. Questo qualcosa, poi la signora Zita ci risponderà e ci dirà cos'è questo qualcosa, ci introduce ad un altro discorso, a quello che è un po' il cuore di questa puntata. Finora abbiamo parlato, grazie anche alla testimonianza della signora Zita, di una sorta di veggenza tramite i tarocchi, tramite anche si può fare anche tramite appunto il pendolino, però esiste anche qualcos'altro, cioè esiste anche chi decide di poter far del male, ma del male vero, quindi non tanto per dire del male vero, alle persone. Chi è che fa questo male? Chi procura materialmente questo male è un mago, ok? Un mago che pratica la magia nera, quindi la magia più nefasta, anche se tutta è magia, anche quella bianca, però quella nera è più nefasta. Noi abbiamo cercato un mago che pratica magia nera ed è stato difficilissimo trovarlo, ma lo abbiamo trovato e vediamo che cosa ci dice. Noi abbiamo un problema con una persona. Quanto può aiutarmi lei? Dipende da quello che si può fare. Mi dica lei quello che può fare. Io sono ignorante in questo. Io lavoro con supporto fattucchiero, con mezzi molto antichi. Quindi resti umani. Resti umani? Resti umani, erbe e quant'altro. Però ho bisogno di dati, foto e determinate cose che posso fare. Dove c'è molti questo signore, che cosa vuoi di questo signore, che cosa dobbiamo farci, questo. Quanto garantisce? Se questo signore è pulito, non ha una controfattura fatta, significa che nessuno ci può fare niente.
È assurdo che io ci metto mano, anche perché tu a me non mi paghi. E io tempo a me. Cosa possiamo fare a questa persona di male? Che cosa mi chiedi? Io non so, ovviamente non parliamo di morte. La fattura a morte è quella fattura che viene fatta fino alla morte. No, io non sono ignorante. Io ti sto dicendo che si può fare lo svuoto di memoria, di verimento organico e la fattura a morte, che a morte significa che tu durante vita devi sopportare sempre questi dispiaceri. Siamo un dispiacere mensile, poi la spiazza annuale. Quanto è in percentuale? Quanto? Ma guardi, si aggira quasi al 90%. 90%. Il costo del suo onorario? Dopo che sei soddisfatto paghi. Sì. Come faccio a sapere che l'esito è stato raggiunto? Lo vedi, il signore che non te lo proprio coglione, si è chiuso nella sua vita, eccetera, eccetera. Non puoi vederlo in maniera... Ok, quanto funziona? Ha già fatto cose del genere? Sempre. Sì. A un momento in cui a me mi porta la foto di questo signore. Sì. Me la lasci, dalle nascite appunto. Io lavoro per la foto e ti dico, guarda, mi dispiace, non lo so. Prendo la foto, una stretta di mano e non ti costa niente. Sì. Se invece io posso farlo, ti dico ti costa 1000, perché 1000 me le dai esito raggiunto. Ok. Dopo che tu vedi il risultato. Posso chiedere come fa materialmente? No. Ok, però mi ha detto prima, no? Io lavoro con mezzi molto antichi, sangue menstruale, sperma, eccetera, eccetera, per fare i fiucci d'amore. Quindi altro non posso dire. Posso dire solo che si può fare del bene e del male. E invece che stia male fisicamente? Come? Che quella persona stia male. Quello E quindi cosa farebbe a questa persona? Farei che questo signore si dimentica definitivamente di lei, di questo soggetto e di altri soggetti, e non ha più tanta voglia di vivere altri pensieri, o si chiude a casa, fa i fatti suoi, questa roba. Non ha più voglia di vivere, quindi... Nel senso, vive la sua vita in maniera diversa di come la vedeva oggi. Quindi si può dire che potrebbe avere un problema di, come dice, di depressione. Chiamiamola così, chiamiamola depressione. Però appunto qualcosa per dar fastidio, no? Sì, mandarci un pensiero nuovo per dimenticare quello vecchio, però bisogna sapere dove c'è morto lui, il luogo sacro. Questo signore di dov'è? Di Roma. No, quindi il luogo sacro è a Roma, dove lui c'è morti. Quindi si devono fare i 7 riti venatori nel luogo sacro. È stato chiarissimo. Continuiamo con questo percorso che abbiamo fatto insieme alla signora Zita. Quindi carte, lei cominciava anche a non aver più bisogno delle carte, immediatamente intuiva, capiva, sentiva qual era il problema. Addirittura, e questo forse può essere considerato come il punto per cui una persona comincia a farsi delle domande, si meravigliava che le cose che lei diceva si avveravano, o che potessero colpire persone che a lei si rivolgevano, potessero essere oggetto di alcune malattie che poi effettivamente accadevano. Certo. Quindi com'è andata poi? Beh, dopo questa esperienza io ho cercato risposte dappertutto. Io ho cominciato con i cristalli, ho cominciato con lo studio dell'energia, lo studio dei chakra, che sono dei punti energetici. Ho studiato tutto quello che poteva darmi risposte. Sono entrata in Scientology, ho fatto Reiki, yoga, tutte quelle cose che in qualche modo le promettevano mi consentivano di ampliare un lato che non conoscevo. Ricevevo le persone a casa, ero arrivata proprio a passare una mano vicino alla persona e sentire le sue energie, sentire dove aveva male senza che lei me lo dicesse, sentire dove le sarebbe successo qualcosa a livello fisico anche in futuro, perché sentivo un calo energetico, percepivo le cose. E tutto questo mi permetteva io convintissima, di aiutare le persone. Quindi lei era in buona fede, certo, aiuto le persone in questo modo. Certo, aiuto le persone in questo modo. E tutto quello che
ampliava le mie conoscenze, io ci andavo dentro. Capisco chi si butta nelle sette, capisco chi... Noi abbiamo dentro una profondità che è divina. Per cui finché non viene collegata col cervello e uniamo questa profondità alla profondità di Dio, all'abisso che abbiamo con il suo... Siamo sempre alla ricerca. Siamo alla ricerca. Alla ricerca. Però tutto quello che lei diceva a queste persone, ai suoi clienti, si verificava, no? Certo. Quindi parliamo di cose reali, di cose vere. Quindi chi pratica, e questa è la domanda di fondo, no? Chi pratica questa sorta di incantesimo, di magia, attraverso le carte, attraverso nuove forme di spiritismo, pratica il vero o è solo suggestione? Io ho sperimentato sulla mia pelle, io non ero suggestionata, io vedevo le cose accadere, le vedevo sotto gli occhi, vedevo la materia trasformarsi sotto gli occhi con le tecniche, con quello che avevo studiato e imparato anche di notte, prendevo libri e studiavo. Cioè la materia veniva modificata dalle tecniche che io mettevo in atto. Da queste tecniche magiche? Da queste tecniche veniva modificata persino la materia. Però il punto è questo: se noi parliamo di cose reali, di cose vere, allora mi chiedo, e ci chiediamo e ve lo facciamo vedere, perché c'è ancora, come dire, una sorta di scetticismo su figure come quelle dell'operatore dell'occulto. Vediamo insieme il servizio. Chi sono le persone che vengono qui? Ma sono le donne. Le donne in maggior parte, no? Certo. Cos'è che ti chiedono? Ma l'amore. L'amore in particolare, no? Sì, l'amore, sono sensibili le donne. Generalmente hanno un cuore grande, sono superiori all'uomo. Pretendono quella vita vera, quell'uomo buono, generoso, cavaliere, che in qualche modo è giusto pure per le donne che si sistemano con una certezza, con una fede, con un futuro, insomma, giusto. Ma le carte penso un fondamento di verità ce l'hanno, poi magari loro se l'aggiustano un pochetto, cercano un po' di farti contento, però è una cosa che viene dai secoli, magari un fondo di verità c'è. Come i segni zodiacali in fondo, un 50% glielo do. No, non credo. È una cosa che non mi interessa, grazie. Non lo so, non ci credo io. La persona a cui vengono lette le carte, vedendo cosa le viene detto, fa determinate espressioni e quindi la donna che legge le carte riesce a capire o meno se ci sta prendendo o no. Quindi sostanzialmente, signora Zita, sembra che ci sia un po' di scetticismo, no? È come se ricorrere a tecniche come le carte dei tarocchi o al pendolino, a varie altre forme, insomma, del mondo dell'occulto sia una sorta di superstizione. È così? Io ne avevo sentito parlare perché di carte, tarocchi, maghi, maghetti, ne avevo sempre sentito parlare, però non avevo mai tastato, non ero mai andata io in prima persona a verificare. Per cui quando mi è capitato ho detto cavoli, ma non sono cose così leggere come pensavo io, sono cose che creano dei frutti, creano degli effetti, creano dei movimenti, per cui ho dovuto ricredermi. Per me la realtà era quello che vedevo, è reale, 1 più 1 uguale 2. Qua mi si presenta un mondo quando 1 più 1 uguale anche 3. E allora
dicevo, ma come? Io ero convinta che la realtà è, ok, quello che vedo nei miei occhi, e scopro che non è così. Non è così. Cioè che c'è tutto un mondo al di là di questo visibile e sensibile. Invisibile, che crea effetti sul mondo visibile però. Ti crea l'effetto, tu vedi l'effetto del mondo che non vedi. Quando si ritiene di essere l'autore o l'autrice di questi effetti? Come si sentiva lei quando, anche in buona fede, risolveva il problema fisico di una persona che a lei si rivolgeva? Io mi sentivo bene. Sentivo che avevo fatto qualcosa di buono, finché non ho scoperto il perché succedevano queste cose buone. Perché succedevano queste cose? Succedevano, ma l'ho scoperto dopo, l'ho scoperto più tardi. Quando è successo così, un giorno viene da me una persona e mi dice, sai che non riesco più a vivere, mia moglie mi ha lasciato, non riesco più... E io dico, vabbè... Siediti là, facciamo un po' di tecniche, ho messo su della musica New Age, dei cristalli, non ho usato le mani quel giorno, ho fatto solo... E dopo un giorno questa persona mi fa, ma che cosa mi hai fatto? Sto da Dio, mi sento bene, mi sento piena di forze, era un mese e mezzo che era giù, no? Che cosa mi hai fatto? Io ho detto, le tecniche funzionano, cavoli. Però sta persona prima era tutta da un lato e poi me la ritrovo tutta da un altro lato, nel senso che cercava donne in continuazione, faceva di quelle cose che erano l'opposto di prima. Ho detto, cavoli, ma qua forse non ci siamo, non c'è equilibrio in questo. Questo è stato il primo dubbio che io ho avuto. Non c'è equilibrio in questa come mai? Prima tutto da un lato e poi tutto l'opposto. Dov'è l'equilibrio? Cosa c'è che ancora non so? Dove sbaglio? C'è qualcosa che non so? Questo è stato il primissimo dubbio. E questo dubbio poi è stato alimentato da cos'altro? Cosa è successo ancora dopo? Questo dubbio l'avevo. È nato questo dubbio. Vedevo i miracoli nel mio divano, però questo dubbio è nato proprio con quella persona, con quel caso particolare. In seguito poi cosa è successo? È successo che c'è una persona davanti e mi dice, io ho l'artrosi, l'artrite, e con tutti gli studi fatti, no? E io gli sto dicendo questo, guarda che ogni parte del nostro corpo ci parla, quando c'è qualcosa che non va ti dice un messaggio, certo. Ti dice un messaggio. La zona delle giunture, il pensiero corrispondente da raddrizzare, da aggiustare, è il denaro. Cioè noi abbiamo verso questa sostanza, verso questa cosa che si chiama denaro, gli diamo un'importanza che non è la sua, che tu ne abbia o non ne abbia non importa, è proprio l'atteggiamento che tu hai con questa sostanza qui, è una merce di scambio, certo. Se tu ne hai poco e lo vivi in un modo angosciante, angoscioso, non è il rapporto giusto. Se tu ne hai tanto e Dio come faccio a mantenerlo, non è comunque un modo giusto. C'è un rapporto che non funziona. Non c'è. Quindi? Mentre gli stavo dicendo questo, cosa è successo? Mi è arrivata, non so come dire, una bomba. Mi ha preso come non lo so. Lì sul librettino ho scritto un cappotto di cemento dove mi è venuta una frase in testa come una bomba. Qual era la frase? La frase era, ma perché no, la frase era non è quello che entra in voi che vi fa male, ma quello che esce. Quindi una frase del Vangelo? Una frase del Vangelo che io da piccola in su non avevo più... Aveva accantonato, mai più ascoltato. Mai più ascoltato. Però Zita, la devo fermare. Sì.
perché prima di vedere come va a finire la sua storia personale, le faccio la domanda e lei mi deve rispondere però brevemente. Lei ha mai praticato magia nera? Oh no, non li so fare i vodù, i riti là. Non ha mai praticato magia No. nera? Lei ha fatto un altro tipo di sortileggio, non magia nera, però anche in questo sortileggio che lei faceva, anche in buona fede, anche come per un sentire di bontà nei confronti di chi le chiedeva aiuto, lei comunque evocava qualcosa o qualcuno. Certo, io prima di fare qualsiasi cosa, studio energetico, qualsiasi cosa, io mettevo le mani così, invocavo le forze dell'universo e mi arrivava fuoco nelle mani, sentivo proprio male. Poi giravo le mani in qualche parte del corpo ammalata, sentivo dei movimenti sotto la pelle della persona e poi quella persona guariva, stava bene. Cioè, io avevo scoperto l'acqua calda, ero convintissima, nel senso Però che... non si è mai chiesto la fonte di questa energia. Poi, quando mi sono arrivate queste frasi del Vangelo che mi hanno impietrita, sono andata a approfondire, ho capito che quando io mettevo le mani così, invocavo l'invisibile, ma che cosa mi arrivava? Cosa faceva guarire le persone? Là ho capito che l'invisibile, anche là c'è il bene e il male, e se tu non passi per l'amore puro, se non vai direttamente alla fonte di un Dio che non è il Dio della New Age, dove io sono Dio, ma che vai direttamente dal Padre, dal Dio che ha creato, Gesù Cristo, sostanzialmente. da Gesù Cristo, se non vai direttamente lì, quello che ti arriva può essere di tutto. E questo spaventava? Questo la spaventava? Cioè questo tutto, dove c'era un po' tutto veramente? Ma quando io ho capito questo, io ho buttato via tutto. Cioè lei ha preso i tarocchi? Io ho buttato via tarocchi, ho buttato via il pendolino, ho buttato via i cristalli, avevo dei cristalli meravigliosi, ho buttato via tutto, nel senso che ho capito che anche il male può fare i miracoli. Io convinta di usare il bene, perché quando invocavo ero convinta di invocare e invece non sapevo sta roba, sta forza, non ero io a gestirla, non potevo gestire questa cosa che faceva il miracolo e ti chiedeva un prezzo. E secondo, cioè dopo com'è andata? Stava meglio, stava peggio? Cioè una volta cestinata questa mercanzia... In casa mia non scoppiavano più le lampadine. È successo anche questo? Succedeva questo. C'era sempre un clima di tensione, c'era anche una stanchezza cronica mia, c'era una pesantezza interiore mia, non ero libera. E oggi? Oggi mi sento di volare. Oggi per aiutare le persone ho scoperto la preghiera, questa parola che quando io la sentivo mi giravo, non capivo la potenza che c'è dietro alla preghiera, cioè la relazione immediata con il Dio creatore, ti accorgi che è sempre lì, è sempre stato vicino, non mi preserva, però mi custodisce. Io guardo la mia vita e adesso vedo che c'è sempre stato, anche se io non me ne rendevo conto, c'è sempre stato, mi ha portata giorno dopo giorno, affanno dopo affanno, sbaglio dopo sbaglio, dolore dopo dolore, gioia dopo gioia, mi ha portata alla luce, alla sua luce che io neanche immaginavo esistesse. Siamo in chiusura, Zita. Cosa vorrebbe dire a chi invece ancora magari è un po' confuso, ancora crede, meglio non crede, ancora spera che la verità sia in oggetti del genere o in tecniche del genere?
Io ho rincorso tanto la verità, sono partita da mezzi, da tanti, tutti quelli che trovavo li usavo, e a chi non crede io dico attenzione, perché il diavolo ti dà la mano ma poi ti ruba il braccio. E a chi ci crede, a chi non ci crede, ho sbagliato? Vabbè, a chi non ci crede dico attenzione, se tu gli dai la mano, lui ti ruba il braccio. Sempre, comunque. Ti ruba, ti ruba, ti ruba, ti ruba, ti inganna, ti fa vedere belle le cose che non sono belle. Queste entità scure ti vogliono dalla loro parte. Noi siamo stati comprati da Gesù Cristo e il prezzo era stato grande. Il suo sangue sulla croce. Però c'è sta lotta anche sempre, c'è questa lotta e noi siamo in mezzo, noi siamo tirati da una parte e dall'altra. Ma nel momento in cui la coscienza e Dio prima o dopo si avvicina, ti fa sentire il suo fascino, ti fa vedere le cose dal suo punto di vista, e allora là puoi scegliere. La puoi scegliere e se sei convinto tu di essere il Dio di te, rimani nel tuo buio. Ma se ti affidi perché senti il suo profumo, te lo fa sentire, se ti affidi la tua vita cambia. La tua vita, ma proprio cambia. Quando il Vangelo dice morire per rinascere, adesso capisco cosa vuol dire morire per rinascere. Se prima una persona mi pestava i calli, cioè io glielo facevo il doppio, ora non puoi più pestargli i calli il doppio, perché provi, vedi Cristo anche lì, provi tenerezza. Questo è il cambiamento radicale interiore che fa Dio in noi. E quando vivi a questi livelli qua, voli, non hai più paura, anche se ti capitano cose brutte, sai che sei custodito comunque, sai che è un padre buono quello che ti sta dietro, anche se tu non hai la coscienza di averlo. Zita, noi siamo in chiusura, la ringraziamo nuovamente per essere intervenuta e per questa testimonianza anche molto, molto sentita, le facciamo ovviamente ogni tipo di auguri e soprattutto la ringraziamo per averci messo la faccia, cosa che non è per tutti. Ricordo che Vada Retro appunto da oggi, per tutte le volte in cui andrà in onda il venerdì, andrà in onda alle 21:20 e non più alle 22:20. A me non resta che ovviamente augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo da parte personale e da parte anche di chi collabora a Vada Retro. Noi torneremo nuovamente il venerdì successivo al primo dell'anno. Grazie ancora per essere stati con noi.
ecco che è legittimo rappresentare anche Maria nell'atto di schiacciare il capo a Satana, e tante volte il demonio ha detto e ripetuto che Maria Santissima gli schiaccia la testa. Quindi una lotta che parte da lontano, questa tra la donna e il serpente, tra Maria e Satana. Esatto, è una lotta che parte proprio dai progenitori, da Adamo ed Eva, dal primo peccato. Ed ecco che Maria è la nemica di Satana. Sappiamo che il male maggiore che Satana cerca di darci è quello di farci cadere nel peccato. Maria è quella che ci salva dal peccato, che ci aiuta a vincere il peccato, a vincere Satana. Diceva Paolo VI, tutto ciò che combatte il peccato combatte Satana, e Maria ci aiuta in questo. Don Gabriele, ma perché la Madonna è così potente contro il demonio? Perché la Madonna e non gli altri santi? La Madonna ha una potenza straordinaria, intanto perché è Madre di Dio, quindi ha un'autorità e ha una forza che nessun altro ha in maniera assoluta. Ma poi ci sono anche altri motivi, e io qui li ripeterei prendendo lezioni proprio dal demonio, perché alle volte il demonio insegna delle verità. Quando Ci sta Signore... dicendo che il demonio fa catechismo? Il demonio fa catechismo. Alle volte il demonio viene obbligato da Dio a dire delle verità. A un esorcista, Don Negrini, deceduto, era un esorcista del bresciano, Faustino Negrini, una volta che gli ha chiesto: come mai tu hai tanta paura del demonio, tu hai tanta paura di Maria, il demonio gli ha risposto: perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura che essere vinto da Lui, da Dio, dal Creatore. Un'altra volta, sempre lo stesso esorcista ha chiesto al demonio: quali sono le cose in Maria che più ti fanno rabbia e che più ti fanno paura e più ti vincono? E ha risposto: perché Maria è la più umile di tutte le creature, io sono il più superbo. È la più ubbidiente di tutte le creature, io sono il più ribelle. È la più pura di tutte le creature, io sono il più sozzo. Ecco allora la paura, il terrore che ha il demonio di Maria, perché ubbidiente, perché umile, perché pura. Quindi ritroviamo in Maria le caratteristiche che possono andare bene anche per ogni cristiano per vincere il male. Esatto, troviamo queste tre caratteristiche che sono fondamentali per vincere il male: l'umiltà, la purezza, l'obbedienza a Dio. Ho aggiunto anche una cosa: una volta ho voluto fare io un interrogativo al demonio. Dopo avergli ricordato queste tre risposte, ho aggiunto: quale altra virtù c'è in Maria che ti fa tremare? E mi ha risposto così: mi vince sempre perché non è mai stata toccata da nessuna colpa, da nessun peccato. Non è mai stata toccata da nessun'ombra di peccato, per cui mi vince sempre. Ecco Maria, anche Maria è stata tentata dal demonio durante la sua vita e ha sempre vinto e stravinto, e continua a vincerla anche adesso, aiutando tutti i cristiani nella lotta contro il demonio e aiutando particolarmente noi esorcisti. Quindi si può dire che se un cristiano è devoto della Madonna, in qualche modo ha una speciale protezione? Certamente, ha una speciale protezione. Mentre il cardinal Poletti mi scriveva la facoltà d'esorcista contro la mia volontà, contro la mia voglia, che gli ribattevo, lei mi conosce, sa che io sono solo buono a contare barzellette e a contare scherzi, lui imperterrito andava avanti. Mi sono raccomandato a Maria, gli ho detto: avvolgimi nel tuo manto, avvolto nel tuo manto mi sento sicuro. E tante volte il demonio mi ha fatto delle minacce che hanno mai avuto seguito, e altre volte mi ha detto tante volte: a te non possiamo fare niente perché sei troppo protetto. Il manto della Madonna, che avvolge tutti i cristiani, tutti coloro che si consacrano a lei, tutti coloro che onorano Maria. Ecco, Don Gabriele, arriviamo un po' all'estremo. Facciamo una domanda. Ecco, potrebbe la Madonna salvare un dannato?
visto che si parla tanto della protezione di Maria sulle anime. La Madonna potrebbe, io credo di poter rispondere con certezza, Dio potrebbe, la Madonna potrebbe ottenere da Dio questa grazia, ma è il dannato che non vuole. È il dannato che è persistente nella sua colpa, che non vuole umiliarsi a chiedere perdono, che non vuole umiliarsi a chiedere scusa. Per cui anche l'intervento di Maria resta bloccato dalla cattiva volontà del dannato. Ed è per questo che il dannato è dannato per sempre. Don Gabriele, parliamo di quello che è il fenomeno più discusso anche per quanto riguarda la figura di Maria, perché finché si parla degli episodi del Vangelo, della tradizione, dei dogmi che riguardano Maria, si può essere d'accordo o non d'accordo, si è credenti o non credenti, però ci sono quei fenomeni legati a episodi storici come le apparizioni. Ecco, che valore hanno? Che significato hanno per noi cristiani? Le apparizioni hanno un valore immenso. Che significato hanno? Sono l'attuazione, anche se non solo le apparizioni, ma anche le apparizioni sono l'attuazione di quella missione che Gesù ha dato a Maria quando dalla croce le ha detto: ecco tuo figlio, ecco la madre tua. È la maternità di Maria verso tutti noi che si manifesta anche e che diventa efficace anche ricorrendo alle apparizioni. Non esito anche a dire che l'apparizione più importante nella storia della Chiesa, io non esito a dirlo, sono le apparizioni di Guadalupe. Pensare che il continente americano si è convertito al cristianesimo grazie a questa apparizione della Madonna che sotto forma di una ragazza azteca, gli c'erano gli aztechi nel Messico, è apparsa e per cui hanno sentito il cristianesimo non come l'imposizione di questa gente venuta da oltreoceano che oltre al resto si sono spesso comportati malissimo con gli indigeni, ma l'hanno sentita come un qualche cosa di loro. Le apparizioni di Guadalupe credo che siano le apparizioni più importanti della storia della Chiesa. E proprio fermo restando che il giudizio sulle apparizioni spetta al Magistero della Chiesa, qual è secondo lei, proprio inerente al nostro argomento, il messaggio principale che ci viene dalle apparizioni? Il messaggio principale è che le apparizioni ci richiamano a Dio. Le apparizioni insistono sulla preghiera e sulla conversione. E chi va nei santuari mariani molte volte, specie pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima, tanto per citare due santuari mariani ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, tante volte non torna guarito ma torna convertito, perché la Madonna ha questa missione di portarci a Gesù. Lei non tiene niente per sé. Noi esaltiamo Maria, Maria, l'anima mia, esulta in Dio mio Salvatore. Noi preghiamo Maria, Maria prega Gesù. Noi andiamo a Maria e Maria ci porta a Gesù. Una domanda mi permette di fargliela un po' più personale. Lei fa l'esorcista, sono 18 anni, mi diceva, sì, che fa l'esorcista, ma nella vita normale un esorcista cosa fa? Oltre che fare gli esorcismi, come si comporta? È una persona normale o deve osservare delle particolari precauzioni? Beh, certamente l'esorcista deve cercare di essere pulito, anche perché qualche volta il demonio si prende il gusto di dire i peccati dell'esorcista. Quindi l'esorcista cerca prima di tutto di essere pulito, di vivere in grazia di Dio. Poi sono sacerdoti, gli esorcisti sono sacerdoti, è raro che un esorcista come il sottoscritto faccia a tempo pieno l'esorcista. In genere o sono parroci o sono professori di seminario, hanno altre mansioni sacerdotali e la loro giornata si svolge con le comuni mansioni sacerdotali. In genere gli esorcisti riservano 1 o 2 giorni alla settimana per fare gli esorcismi e gli altri giorni invece li usano per compiere le mansioni sacerdotali normali. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per la sua competenza ed esperienza, per averci aiutati a capire che cosa vuol dire combattere il male, che cosa vuol dire un esorcismo e soprattutto ringraziamolo per averci dato una parola di speranza, di fiducia. Perché sappiamolo, ricordiamocelo sempre, come dice Giovanni Paolo II,
il male si vince con il bene. Facendo il bene e comportandoci da cristiani non possiamo e non dobbiamo avere paura di nessun male, forse anche quello di Satana. Grazie e arrivederci. Cantiamo alla bianca soave Signora, che pace ci dona da Fatima ancora. Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Oggi andremo in un luogo molto particolare nelle valli del Friuli orientale. Non voglio dirvi subito qual è la meta, anche se chi conosce quei luoghi, già vedendo i primi video con il drone che farò, lo capirà. Chi invece non è di quei luoghi lo capirà soltanto alla fine.
Potente preghiera. Cominciamo con il segno della croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. A te affido il mio passato per ricevere il perdono di Dio. A te affido il mio presente perché accolga la mia offerta e ritrovi la pace. A te affido il mio futuro che accetto dalle mani di Dio, confortato dalla tua presenza. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. San Michele Arcangelo, patrono carissimo, dolce amico del mio spirito, nel momento della prova, sotto le tue ali mi rifugio, glorioso San Michele, e invoco il tuo soccorso. Con la tua potente intercessione, presenta a Dio la mia supplica e ottienimi le grazie necessarie per la salvezza della mia anima. Esprimi i tuoi desideri ora. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria, e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Michele Santo, ti supplico, con la tua luce illumina il cammino della mia vita, con la tua potenza proteggimi dal male del corpo e dell'anima, con la tua spada difendimi dalla suggestione diabolica, con la tua presenza assistimi nel momento della morte e conducimi in paradiso, al posto che mi hai riservato. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. San Michele, illuminami. San Michele, proteggimi. San Michele, difendimi. Amen. Poi diremo 3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria e il Credo in Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Prima di finire, vorrei accendere una candela per te. Prego che Dio esaudisca la tua preghiera, secondo la sua santa volontà. Ricordati di recitare questa preghiera per i prossimi 9 giorni. Condividi questo video di preghiera con qualcuno che ne ha bisogno. Iscriviti per avere altre potenti preghiere. Fai clic sul pulsante a forma di campanello e seleziona tutto. Grazie per averci guardato e possa Dio essere con te. Nei Vangeli si legge che la barca dei discepoli pescatori in balia delle onde turbolente era piena di acqua e Gesù dormiva a poppa sul cuscino. Gesù dormiva durante la terribile tempesta, dormiva profondamente. Era così fiducioso del Padre che nulla potevano su di lui gli eventi avversi della natura che poi ha dimostrato di dominare. Che insegnamento possiamo trarre? La nostra vita è spesso nella tempesta. Tentazioni di ogni tipo, preoccupazioni economiche ed affettive, inimicizie e violenze di ogni tipo, eccetera. Eppure dobbiamo, come Gesù, fidarci completamente del Padre. Questo lo glorifica. Fidarsi completamente significa non preoccuparci, consapevoli che Egli ci è sempre accanto, che conosce le nostre necessità e che sa benissimo di che cosa abbiamo bisogno. Sei investito da tentazioni troppo forti? Lascia che passino. Il Signore ha il potere di dissolverle. Sei molto preoccupato per la situazione economica? Egli è provvidenza e quando hai fatto tutto ciò che dovevi fare, Lui non ti abbandonerà.
Sei colpito da una forte depressione? Pensa all'onnipotenza divina. Egli ha il potere di riportare in te ordine e serenità interiore. Nulla è impossibile a Dio. Sei perseguitato da gente malvagia? Se confidi nel Signore, Egli renderà innocui i tuoi nemici. Non dubitiamo mai dell'amore onnipotente di Dio, perché siamo Suoi figli e non ci perde mai di vista. Al momento opportuno Egli ci soccorrerà. Alimentiamo la nostra fede nella preghiera. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Carissimi ascoltatori di Radio Maria, pace e bene a tutti voi da Padre Francesco Duamonte, dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Dallo scorso settembre ho iniziato a presentarvi vari capitoli del volume Il cristianesimo contemporaneo a confronto con esoterismo, occultismo, satanismo, volume che ho pubblicato con l'edizione Messaggero Padova e che si può trovare o richiedere nelle librerie oppure ordinare online. Nella scorsa trasmissione vi ho presentato il capitolo quinto sulla gnosi e lo gnosticismo. Questa sera avrei dovuto presentarvi il capitolo successivo dal titolo L'esoterismo e l'occultismo, ma ho pensato che essendo maggio, il mese che dedichiamo alla Madonna, e in particolare oggi come ogni anno, l'8 maggio, si prega la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, come anche nella prima domenica di ottobre, ed essendo inoltre giovedì prossimo, 13 maggio, la festa della Madonna di Fatima, ho pensato di rimandare al prossimo mese l'argomento sull'esoterismo e l'occultismo e di fare un omaggio alla Madonna parlando di lei, della sua Immacolata Concezione e della sua contrapposizione al demonio, con un accenno anche all'esperienza di questo contrasto nel ministero dell'esorcismo. Dunque, quando la Santissima Trinità decise di inviare nel mondo il Figlio, la seconda persona per farsi uomo, scelse per lui una madre che gli si addiceva. Dio Padre non volle che il Figlio, diventando uomo, nascesse da una madre la cui carne fosse stata soggetta al peccato. Scelse quindi per lui una madre immacolata. Dio Figlio non volle che la madre da cui avrebbe preso la carne umana fosse stata, sia pure per un brevissimo istante, soggetta al peccato e priva della divina grazia. Era giusto infatti che lui, che era immacolato, senza peccato, e che avrebbe associata la madre nella piena inimicizia con il diavolo e nella completa vittoria su di lui, non avesse il disonore di una madre che fosse stata anche per un solo momento soggiogata dal diavolo e macchiata dal peccato. Dio Spirito Santo preparò quindi la Madonna ad essere la madre del Figlio di Dio, preservandola fin dal primo istante della sua esistenza dalla macchia del peccato originale e rendendola l'Immacolata Concezione, plasmata nella pienezza di grazia, applicandole fin dal primo istante del suo concepimento i meriti della redenzione che avrebbe operato il Figlio di Dio fatto uomo. Ora, perché esista un figlio, sappiamo che deve esistere prima la madre. La Madonna, scelta dalla Santissima Trinità per rendere possibile al Figlio di Dio di farsi uomo, doveva quindi come madre necessariamente precederlo. Di conseguenza, perché fosse immacolata, era anche necessario che la Madonna fosse redenta da lui prima che egli stesso nascesse e morisse in croce attuando la redenzione. La Santissima Trinità ha pertanto applicato anticipatamente alla Madonna la redenzione che Gesù avrebbe operato. L'ha applicata cioè prima che Gesù l'attuasse, per cui si dice che la Madonna è pre-redenta.
Dio Trinità ha prevenuto il peccato originale in lei e nel medesimo tempo l'ha preredenta. Così la Madonna si è trovata ad essere immacolata fin dal primo istante della sua esistenza, senza avere fatto nulla per meritare un simile privilegio. È un favore divino assolutamente gratuito, ricevuto da Dio senza alcun merito, ma esclusivamente per sua bontà e misericordia. Uno dei motivi per cui la Madonna loda e ringrazia Dio sempre per le grazie ricevute, anche adesso che è nella sua condizione gloriosa, e anche per la sua immacolata concezione. Nella bolla Ineffabilis Deus, con la quale il 1 novembre 1854 Pio IX proclamava il dogma dell'Immacolata Concezione, il Papa diceva che la Chiesa illuminata e guidata dallo Spirito Santo ha compreso che nella donna di cui si parla in Genesi capitolo 3 versetto 15 fu preannunciata la Vergine Maria. In questo passo della Sacra Scrittura si descrive ciò che accadde subito dopo il peccato originale. Dio si rivolse al serpente di cui Satana aveva preso le sembianze e disse: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Inoltre la Chiesa ha compreso che l'inimicizia stabilita da Dio stesso tra la donna della Genesi e Satana è assoluta, il che vuol dire che non solo durante tutta la sua vita terrena, ma anche nell'istante in cui è stata chiamata da Dio all'esistenza, la Madonna era piena della grazia divina e quindi non c'è stato un solo momento nella sua esistenza terrena in cui ella sia stata soggetta al demonio. Pertanto, dopo il peccato dei progenitori, ella sola fra tutte le creature umane è l'Immacolata Concezione. L'arte cristiana, lungo i secoli, ha voluto rappresentare in tanti dipinti o statue l'Immacolata Concezione, raffigurandola nell'atto di schiacciare un serpente sotto il suo piede. Lungo i secoli sono state riportate dall'arte cristiana anche rappresentazioni che evidenziano particolarmente il fatto che la Madonna fu immacolata non per virtù propria, ma per la grazia del Figlio che le fu donata fin dal primo istante del suo concepimento. Una di queste raffigurazioni ritrae il bambino Gesù in piedi che poggia il suo piedino su quello della mamma e insieme schiacciano la testa del serpente demoniaco. Un'altra in cui il bambino Gesù è invece tra le braccia della Madonna e ha in mano una lancia che nella parte superiore è a forma di croce e nella parte inferiore ha una punta con cui trapassa la testa del serpente. Queste due rappresentazioni vogliono evidenziare, oltre all'Immacolata Concezione, anche un'altra verità di fede. La Madonna ha strettamente cooperato nel corso della sua vita terrena con Gesù nella redenzione dell'umanità e nella vittoria su Satana. L'altro passo biblico per il quale molti padri e lungo i secoli molti santi e autori ecclesiastici attribuirono alla Madonna l'Immacolata Concezione è Luca, capitolo 1, versetto 28. Pio IX, nella bolla Ineffabili Deus, accoglie il significato che questi autori sacri diedero alle parole dell'angelo Gabriele al momento dell'Annunciazione, quando salutò la Madonna dicendole «Rallegrati, o piena di grazia», e spiega che essi avevano compreso che l'angelo salutò la Madonna chiamandola secondo il modo in cui ella apparve al suo sguardo. Vedendola piena di grazia, la chiamò piena di grazia. Se la Madonna fosse stata contaminata anche per un solo istante dal peccato originale, l'angelo non avrebbe potuto chiamarla piena di grazia,
perché questa espressione vuol dire pienamente gradita a Dio e nella sua amicizia fin dal suo concepimento. L'espressione piena di grazia, che nella Sacra Scrittura non è rivolta a nessun'altra persona, eccetto che alla Madonna e alla natura umana di Gesù, ci svela dunque che nella Madonna la grazia salvifica ha agito tanto in profondità da far sì che il peccato non potesse assolutamente attecchirvi. Per questo motivo la grazia iniziale che la Madonna ricevette negli istanti della sua Immacolata Concezione supera già la grazia finale di tutti i santi di tutta la storia della Chiesa, fino alla fine dei tempi. In seguito il Papa Pio XI dirà che la pienezza di grazia iniziale della Madonna sorpassava già la grazia finale di tutti i santi riuniti prima del loro ingresso nella gloria. Avete mai pensato, cari ascoltatori, al fatto che quando preghiamo la Madonna con l'Ave Maria, nel momento in cui le diciamo piena di grazia, ci richiamiamo ogni volta alla sua Immacolata Concezione? Il fatto che sin dal concepimento nella Madonna non solo vi fu assenza di peccato, ma vi fu anche pienezza di grazia, non vuol dire che non sia cresciuta continuamente in quella pienezza di grazia iniziale, corrispondendo in ogni istante della sua vita all'amore di Dio con il suo amore, conformandosi continuamente alla sua volontà e confermando quindi continuamente le parole che aveva detto a Dio tramite l'angelo. La Madonna conseguì un vertice di unione con Lui tale che quando fu assunta in anima e corpo in paradiso, nessun'altra creatura umana e angelica potrà mai uguagliare. La Madonna è immacolata e ama essere invocata per questo privilegio. La nota preghiera, O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi, ce l'ha insegnata lei stessa. Sappiamo che il 27 novembre 1830 la Madonna apparve a Santa Caterina Labouré con le braccia distese e le mani che emanavano raggi e sotto i suoi piedi un serpente verdastro. A un certo momento, intorno all'immagine della Madonna si formò una cornice ovale e dalla sua mano sinistra alla mano destra, a modo di semicerchio, comparvero scritte a lettere d'oro queste parole: O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Da allora questa preghiera si è propagata in tutto il mondo. Breve ma efficace preghiera che ha generato nel mondo tanto bene, come anche la medaglia miracolosa sulla quale è riportata. Non tutti sanno che 8 anni dopo questa apparizione alla Santa Caterina Labouré, con l'autorizzazione della Chiesa, la medaglia miracolosa cominciò ad essere diffusa e appunto 8 anni dopo avvenne un fatto clamoroso. A Roma, all'ebreo Alfonso Ratisbon, il 20 gennaio 1842, mentre per sfida un amico portava la medaglia su di sé ed era entrato come un turista nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, apparve l'Immacolata nelle stesse sembianze con cui era apparsa a Santa Caterina Labouré. Alfonso Ratisbon ebbe una conversione immediata, caratterizzata anche da una infusione istantanea in lui di tutte le verità della fede cattolica che egli conobbe con immensa gioia senza averle mai apprese in precedenza. Divenne perfetto cristiano. Alcuni anni dopo divenne sacerdote. Entrò nella congregazione fondata nel 1843 dal suo fratello sacerdote Théodore. La congregazione si chiamava Nostra Signora di Sion e aveva il fine di pregare e operare perché i nostri fratelli ebrei,
giungessero ad avere la grazia di scoprire che il loro connazionale, il Messia, era già venuto ed era Gesù di Nazareth, il figlio di Dio fatto uomo. Insieme al fratello Teodoro, Alfonso Ratisbon poi fondò anche un ramo femminile della congregazione Le Figlie di Nostra Signora di Sion. Continuò il resto della sua vita a Gerusalemme, dove morì il 6 maggio 1884. Erano passati 12 anni dalla conversione clamorosa di Alfonso Ratisbon e nel 1852 Pio IX promulgò il dogma dell'Immacolata. Passarono 4 anni ancora e la Madonna apparve a Lourdes. Nella 16ª delle 18 apparizioni, Bernardetta sentì più vivo ed insistente il desiderio di chiedere il nome alla bianca signora che le stava apparendo già da tempo. Glielo aveva chiesto altre volte in precedenza, ma ogni volta non ne aveva ricevuto che un sorriso. Mossa da questo vivo desiderio, quel giorno glielo chiese per 3 volte, con le mani giunte e con tutto il cuore. Le disse: «Signora mia, volete avere la bontà di dirmi chi siete?» Allora la Madonna congiunse sul petto le mani che erano tese e aperte verso la terra, prendendo un'espressione umilissima e con suavo sorriso, elevò gli occhi al cielo e disse: «Io sono l'Immacolata Concezione». Bernardetta era completamente ignara del dogma promulgato dal Papa 4 anni prima e quando riferì le parole della Madonna al parroco del paese, sappiamo che egli, stupefatto e commosso, cominciò a credere alla realtà delle apparizioni. Era il 25 marzo 1858 e la Chiesa celebrava anche allora, in quel giorno, la solennità dell'Annunciazione. La Madonna non scelse a caso proprio quel giorno. Voleva dirci che la sua Immacolata Concezione era un dono in vista di un altro dono ancora più grande, quello di essere la madre del Figlio di Dio. Dopo le apparizioni di Lourdes passeranno 59 anni e nel 1917 a Fatima la Madonna, apparendo nuovamente, richiamerà l'attenzione di noi suoi figli al centro interiore, dal quale promana in tutto il suo essere l'Immacolata Concezione, il suo cuore. Cuore immacolato significa infatti cuore dell'Immacolata. Inoltre, a Fatima, Dio metterà in evidenza la nota riparatrice a questo cuore che all'inizio storico della devozione al cuore di Maria non spiccava. Ci fermiamo per una breve pausa musicale. Il compianto Don Gabriele Amor, che per lungo tempo ha condotto su questa meravigliosa emittente di Radio Maria il programma Un esorcista racconta, amava spesso ripetere questo episodio. Anni addietro un sacerdote amico bresciano, Don Faustino Negrini, mentre esercitava il ministero di esorcista presso il piccolo santuario della Madonna della Stella, mi raccontava che costrinse il demonio a fargli l'apologia della Madonna. Gli chiese: «Perché hai tanto terrore quando nomino la Vergine Maria?» Si sentì rispondere: «Perché è la creatura più umile di tutte e io sono il più superbo, e la più obbediente e io sono il più ribelle, e la più pura e io sono il più sporco». Ricordandomi questo episodio, diceva Don Gabriele, mentre esorcizzavo un indemoniato, ho ripetuto al demonio le parole dette in onore di Maria e gli ho ingiunto, senza avere la più pallida idea di quello che mi sarebbe stato risposto: «La Vergine Immacolata è stata elogiata per 3 virtù,
Tu ora mi devi dire qual è la quarta virtù per cui tu ne hai tanta paura. Subito mi sono sentito rispondere: è la sola creatura che mi può vincere interamente perché non è mai stata sfiorata dalla più piccola ombra di peccato. Una volta, mentre svolgevo il ministero dell'esorcismo, ho ricevuto anch'io una dichiarazione simile dal demonio, il quale, infuriato nei confronti di Dio e dell'Immacolata Madre Nostra, esclamò: ci ha messo al di sotto di tutti. Il suo figlio, che doveva essere solo Dio, è diventato anche uomo. E per farlo lui ha scelto una donna. Perché ha fatto lei? Non sopporto che lei sia accanto a lui, al di sopra di me. Io ero l'angelo più bello, il più grande. Io ero Lucifero, l'angelo per eccellenza. Che affronto, che affronto. Concepire senza peccato uno di voi, che affronto. L'Immacolata è l'affronto più grande che il tuo Dio ci abbia fatto. Far concepire uno di voi senza quel peccato che noi abbiamo creato è un affronto insopportabile. Tutti avevamo marchiato con il nostro segno, tutti meno lei. Non doveva farci questo, uno di voi senza peccato. E poi lui si riferiva a Gesù, che si incarna nel vostro corpo schifoso. Perché l'ha fatto? Per rovinarci? Perché ci ha umiliato così tanto? Perché ci ha umiliato così tanto? La Madonna, cari ascoltatori, è stata sempre tutta e sola di Dio. Il diavolo non ha potuto vantarsi di aver avuto per sua schiava nemmeno per un istante colei che è stata la Madre di Dio. Né ha potuto e mai potrà esigere un qualsiasi diritto sopra di lei. Questo è il motivo per cui la Madonna gli fa tanta rabbia, più paradossalmente di quanta gliene fa Gesù, perché Gesù è il figlio di Dio fatto uomo. Anche se ha assunto una natura umana, Gesù è infatti di origine divina, ma la Madonna è una creatura, l'unica che gli è sfuggita completamente, l'unica sulla quale non ha mai potuto esercitare il suo diritto di conquista. E proprio perché la Madonna è l'unica creatura umana mai toccata dal peccato, né da quello originale né da quello personale, è l'unica creatura che può vincerlo totalmente. Ecco allora il motivo per cui, se nella nostra lotta personale contro il demonio ricorreremo con assoluta fiducia, amore e abbandono all'intercessione di questa mamma, mai potremo essere sopraffatti dal maligno. Inoltre dobbiamo sempre ricordarci che la Madonna vuole servirsi di noi per combattere e vincere nelle anime e nella società il demonio e portare Cristo nel mondo. È per mezzo del cuore immacolato di Maria che il Figlio di Dio è venuto nel mondo, ed è per mezzo del cuore immacolato di Maria che Dio vuole che portiamo Cristo al mondo. San Massimiliano Maria Kolbe diceva: solo l'Immacolata ha avuto da Dio la promessa della vittoria su Satana. La Madonna però, assunta in cielo, oggi ha bisogno della nostra cooperazione. Ella cerca anime che le si consacrino interamente e diventino nelle sue mani forza per sconfiggere Satana e strumenti per diffondere il regno di Dio. Dio ha creato nella natura e nell'universo tante cose meravigliose. Quante volte siamo rimasti incantati davanti alla bellezza di un fiore che sboccia, davanti alla bellezza di una rosa o di un giglio candido e profumato. Quante volte siamo rimasti come estasiati davanti a un panorama stupendo, davanti alle vette maestose invitanti all'alto, davanti all'immensa distesa dei mari o al firmamento che nelle notti serene ci mostrano in un cielo terso
una infinità di stelle vibrare e brillare, ma tra tutte queste creature belle che Dio ha creato vi è una che racchiude in sé e nel medesimo tempo supera ogni altra bellezza da Lui creata, la Madonna. In lei si riverbera, come in nessun'altra creatura angelica e umana, la bellezza suprema di Dio. Ci siamo soffermati nella prima parte di questo nostro programma sull'Immacolata Concezione. La parola Immacolata deriva dal latino e vuol dire non macchiata. La Madonna, sin dal primo istante della sua esistenza e durante tutta la sua vita terrena, fu bellissima perché senza quella macchia che deturpa e cancella la bellezza dell'anima. A differenza dell'antica Eva, che per aver fatto quello che il serpente le aveva proposto, macchiò se stessa e tutta l'umanità, facendole perdere la bellezza originaria con cui Dio l'aveva creata, nella Madonna invece mai l'ombra di una nuvola nera ha oscurato il cielo cristallino e sempre terso della sua anima. Mai un filo di colpa ha rigato la bellezza della grazia in lei. Mai nel corso della sua vita terrena una traccia limacciosa di peccato ha inquinato la limpidezza del corpo, dell'anima, dei sensi, dei pensieri, degli affetti, dell'immaginazione, dei ricordi. Tutto nella Madonna è stato sempre puro, candido, luminoso. In lei hanno regnato sempre sovrani l'ordine e l'armonia perfetta. La Madonna, che già nell'Immacolata Concezione aveva una bellezza spirituale eccezionale, che superava quella di tutti i santi di tutti i tempi messi insieme, nel corso della sua vita, per la sua continua cooperazione con la grazia e per l'assenza di un solo peccato personale, è cresciuta continuamente anche nella bellezza spirituale, realizzando in sé, al momento della sua assunzione in anima e corpo in paradiso, la massima partecipazione della bellezza di Dio Trinità mai manifestatasi in una creatura umana e angelica. Nella sua attuale condizione di vita in paradiso con il corpo glorioso, scorgiamo pertanto l'immagine della bellezza della grazia divina che sfolgora nel più grande splendore mai raggiunto da una creatura di Dio. Dobbiamo prestare però attenzione al fatto che durante la sua vita terrena la bellezza della Madonna non fu esclusivamente interiore, ma anche esteriore. Non fu solo spirituale, ma anche fisica. Noi adoriamo e glorifichiamo il Padre che ha creato non solo lo spirito, ma anche la materia. Adoriamo e glorifichiamo il Figlio che mediante la materia è entrato nella storia. Adoriamo e glorifichiamo lo Spirito Santo che, come dice Gioele, capitolo 3, versetto 1 e Atti degli Apostoli 2, versetto 17, è effuso sopra ogni carne. Inoltre la redenzione operata da Gesù, di cui la Madonna è il frutto più eccelso, non è stata solo redenzione dell'anima, ma si è mostrata visibilmente anche nella concretezza della carne. Per questi motivi la Chiesa non ha mai disprezzato l'attenzione alla bellezza fisica della Madonna, quella che ebbe durante la sua vita terrena e quella che ha ora nella vita celeste. Scrive Sant'Ambrogio: il bello conveniva a Maria in quanto la bellezza del corpo fu specchio dell'anima, figura di probità. E Sant'Antonio di Padova poneva sulle labbra di Gesù questa esclamazione gioiosa: come è bella nell'anima e leggiadra nel corpo la madre mia. La bellezza fisica della Madonna non era però una bellezza ostentata o provocante come quella purtroppo di tante attrici o di alcune donne del tempo odierno. Scrive Sant'Alfonso Maria de Liguori nella sua celebre opera Le glorie di Maria:
riportando parole di altri santi con i quali egli si sentiva in accordo. Dice così: osserva San Dionigi Certosino che la Beata Vergine, con il solo farsi vedere, infondeva a tutti pensieri e desideri di purezza. San Tommaso conferma: la bellezza della Beata Vergine spingeva alla castità quanti la guardavano. San Girolamo dice di essere del parere che San Giuseppe si mantenne vergine per la compagnia di Maria. Scriveva infatti il santo contro l'eretico Elvidio che negava la verginità di Maria. Tu dici che Maria non sia rimasta vergine, io invece sostengo che anche Giuseppe rimase vergine grazie a Maria. La bellezza della Madonna è quindi una bellezza che suscita il fascino e il desiderio della purezza del corpo e dell'anima e ottiene la grazia della castità. Pertanto anche il religioso, la religiosa che vive continuamente accanto alla Madonna, in stretta unione con lei, ottiene la grazia di vivere perfettamente la bellezza del voto di castità. Altrettanto il sacerdote nel suo celibato, se vive continuamente in spirito con il cuore accanto alla Madonna, vive nella perfetta castità come San Giuseppe accanto alla Madonna. La bellezza fisica che la Madonna ebbe nella sua vita terrena è quella che ha ora in paradiso, con il corpo pienamente divinizzato e glorificato, la rende splendida in un modo inenarrabile, tanto che quando appare sulla terra a qualcuno, costui non trova le parole adeguate per esprimere tale esperienza. Santa Caterina Labouré, di cui vi ho accennato, alla quale la Madonna nel 1830 apparve più volte nella casa del noviziato, disse: la sua bellezza è tale che mi è impossibile descriverla. A chi un giorno chiedeva a Santa Bernardetta se la Madonna fosse bella, ella rispose: è talmente bella che una volta vista si vorrebbe morire per poterla rivedere. Un giorno, mentre la Madonna appariva a San Pio da Pietrelcina, il suo direttore spirituale, che era presente all'apparizione, padre Agostino di San Marco in Lamis, sentì padre Pio che diceva: aveva ragione Gesù. Sì, sei bella. Se non ci fosse la fede, gli uomini ti direbbero dea. Gli occhi tuoi sono più splendenti del sole. Sei bella, mammina, me ne glorio, ti amo. Sor Lucia di Fatima, nelle sue memorie, descrive la Madonna che apparve a lei e ai suoi cuginetti Giacinta e il fratello Francesco come una signora vestita tutta di bianco, che emanava uno splendore più forte della luce del sole, ma che non impediva di fissarla in volto, di bellezza indescrivibile, tanto che Giacinta andò ripetendo a lungo dopo l'apparizione: ah, che bella signora, che bella signora! E Francesco dirà: era più bella di qualsiasi persona che io abbia mai visto. A chi chiese a Sor Lucia che età poteva avere la Madonna che era loro apparsa, ella disse che sembrava quella di una ragazza di 15-16 anni. Andando indietro nel tempo potremmo trovare tanti altri episodi simili, come quello di Sant'Ubaldo, il quale un giorno, mentre si trovava in campagna e cantava le litanie della Madonna, entrò in estasi, si alzò di alcuni metri da terra e, contemplando la Madonna che gli era apparsa, disse: quanto sei bella, madre mia, quanto sei bella. San Giuseppe da Copertino era talmente innamorato della Madonna e della sua bellezza che spesso, ripetendo è bella Maria, volava a baciare le sue immagini e l'architettura dei luoghi sacri a quei tempi collocava in alto. Come vediamo, tutti coloro che hanno avuto la grazia di vedere la Madonna già su questa terra concordano sull'indescrivibile bellezza spirituale
che traspare dal suo corpo glorioso. Innumerevoli artisti, celebri o sconosciuti di tutte le epoche, attratti e conquistati da questa indicibile bellezza, hanno cercato di raffigurarla, senza mai riuscirci appieno, perché è impossibile. Il domenicano Sa Giovanni di Fiesole, il cui nome d'arte fu Beato Angelico, uomo di grande virtù e preghiera, dipinse, stando in ginocchio, molti capolavori che lasciano di stucco a bocca aperta a chi li vede. Potete trovarli facilmente facendo una ricerca su internet. San Giovanni Paolo II nel 1984 lo proclamò patrono universale degli artisti. Ebbene, quest'uomo, il Beato Angelico, che forse è stato quello che più di ogni altro ha saputo trasfondere la bellezza divina nell'arte, negli ultimi istanti della sua vita terrena guardò a lungo in alto, quasi trasfigurandosi in viso per l'emozione, poi esclamò: «La Madonna è molto più bella di quanto io l'abbia dipinta». Espirò. Anche la musica ha magnificato la bellezza della Madonna, in particolare in due canti: «Dell'aurora tu sorgi più bella» e «Tota pulcra es Maria, tutta bella sei Maria». Questo secondo canto in particolare applica alla Madonna le parole del Cantico dei Cantici, il capitolo 4, versetto 7. «Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia», che nel canto è diventato «Tutta bella sei Maria e macchia originale non è in te». Che la Madonna sia bellissima è convinzione profondamente radicata nel cuore del popolo cristiano. Facciamo, tanto per fare un esempio, ecco, nel sud, in special modo dell'Italia, in special modo in Sicilia, la Madonna è spontaneamente invocata con il titolo Mamma Bella, in siciliano Bedda Matri. Questo titolo viene usato da solo o mettendogli accanto una specificazione: Mamma Bella del Carmine, Mamma Bella del Rosario, Mamma Bella Addolorata. Bedda Matri Carminu, Bedda Matri du Rosario, Bedda Matri Addolorata. Alla fine del Santo Rosario, durante le litanie, una di esse in particolare richiama la bellezza della Madonna. È l'invocazione rosa mistica. La rosa, considerata la regina dei fiori, è un'immagine presa dal regno vegetale, applicata per analogia alla Madonna. Come la rosa, che si erge alta e isolata sullo stelo di spine acuminate, è tra i fiori il più bello, così la Madonna è la creatura più bella che sorge da una umanità peccatrice spinosa. Sempre estratta dal Cantico dei Cantici, viene applicata alla Madonna per analogia l'immagine del giglio. L'amata del Cantico dei Cantici risplende come un giglio tra i rovi, capitolo 2, versetto 2. Nella simbologia cristiana il giglio indica la purezza e la verginità. Nelle raffigurazioni artistiche dell'Annunciazione l'immagine del giglio compare spesso in mano all'angelo Gabriele, quando compare alla Madonna, oppure collocato in un vaso presso la Madonna, in particolare quando è raffigurato un giglio aperto e due in attesa di sbocciare, oppure 3 gigli aperti. In quel caso si vuole indicare la verginità della Madonna prima, durante e dopo il parto. Quindi 3 gigli aperti hanno questo significato: la verginità della Madonna prima, durante e dopo il parto. Circa l'immagine della rosa, ricordiamo ancora che nei secoli passati vi era l'usanza di mettere una corona di rose sul capo delle statue della Madonna. Queste rose erano simbolo delle preghiere rivolte alla Madonna. La preghiera dell'Ave Maria era considerata come una rosa offerta alla Madonna.
Per cui ben presto 50 Ave Maria, recitate con 5 decadi, presero il nome di rosario. Ci fermiamo per un'altra pausa, a tra poco. Se guardiamo bene con gli occhi della fede la Madonna, la sua bellezza risveglia nei nostri cuori il desiderio di conseguire la vera bellezza originale che è Dio stesso, fonte perenne di ogni bellezza. La bellezza in se stessa, la bellezza suprema e l'autore di ogni bellezza è infatti Dio Trinità. Ogni creatura riceve la bellezza del Figlio da parte del Padre per mezzo dello Spirito Santo per intercessione del cuore immacolato di Maria. All'inizio della creazione, quando Dio Trinità, nel sesto giorno, creò l'essere umano, coronò in lui la bellezza che egli aveva dato all'universo che aveva creato. Se nei primi 5 giorni aveva creato tante cose belle, il sesto giorno rese piena la bellezza della sua opera creando l'essere umano nel quale riflesse direttamente la stessa sua bellezza, perché lo creò unico fra tutte le creature a sua immagine e somiglianza. Purtroppo la rovinosa e triste caduta nell'Eden macchiò, deformò e offuscò quella bellezza. Dio Trinità però non ci abbandonò in quello stato miserevole e mise in atto un'opera di restauro per far ritornare in noi la sua divina bellezza. Inviò nel mondo Gesù, il nuovo Adamo, che la tradizione cristiana, utilizzando le parole del Salmo 45, versetto 3, riconosce come il più bello tra i figli dell'uomo. Grazie alla sua redenzione, l'umanità, in lui ricreata, può ritornare a portare impressa in sé la bellezza perduta. E colei che è stata da lui scelta per essergli madre, è stata redenta da lui in anticipo e modellata sulla propria bellezza, che a sua volta è immagine della bellezza del Padre. La bellezza della Madonna, che le ha comunicato lo Spirito Santo, promana da Gesù suo Figlio, riconduce alla bellezza di Gesù suo Figlio e per mezzo di lui alla bellezza originaria, quella dell'Eterno Padre. Se Gesù, già nella tradizione paolina, è stato indicato come nuovo Adamo, la successiva tradizione patristica ha subito visto nella Madonna la nuova Eva accanto a lui. Anche in lei perciò risplende l'umanità ricreata e rinnovata, la cui bellezza è restituita allo splendore originario ad opera del nuovo Adamo. Dante Alighieri, noto per il suo grande amore alla Madonna, scriveva nella Divina Commedia, quando parla del paradiso, che la faccia della Madonna è quella che a Cristo più si somiglia. Nella Madonna vediamo pertanto a quale vertice di bellezza Dio Trinità ha inteso portare la nostra umanità e discorgiamo la bellezza a cui Dio Trinità chiama ciascuno di noi, una bellezza che è la realizzazione piena della nostra esistenza cristiana, umana e cristiana. Il beato Amedeo di Losanna, considerando come certamente il Figlio di Dio si sia assai compiaciuto e abbia gioito della sua bellezza divina trasfusa nella mamma, mette sulla bocca di Gesù queste parole, lodando la bellezza oggettiva della madre, ma anche quella relativa alla vita che la madre ha condiviso con lui. Tu sei bella, bella nei pensieri, bella nelle parole, bella nelle azioni,
bella dalla nascita fino alla morte, bella nella concezione virginale, bella nel parto divino, bella nella porpora della mia passione, bella soprattutto nello splendore della mia risurrezione. Queste parole del Beato Amedeo di Losanna sono state inserite nella liturgia della Chiesa nel prefazio della Messa di Maria, Madre del Bell'Amore. La bellezza ineffabile della Madonna è in netto contrasto e opposizione con la bruttezza indicibile del demonio. Satana, prima della sua caduta rovinosa, era il più bello, splendente e luminoso degli angeli creati da Dio. Purtroppo, infatuatosi di se stesso, ha preteso di essere come Dio ma contro Dio. Separandosi pertanto da Dio con la ribellione e il peccato, si separò anche dalla bellezza che è Dio Trinità. Perse tutto il suo affascinante splendore, tramutandosi nell'essere mostruoso e ripugnante per eccellenza, che manifesta in sé il massimo dell'orrore al quale sia mai giunta la creatura che si è distaccata dal Creatore. Lui, che era stato il più luminoso fra tutti gli angeli e che per tale splendore vari padri della Chiesa, nella condizione precedente alla sua caduta, gli attribuirono l'appellativo latino Lucifer, che vuol dire portatore di luce, divenne l'angelo delle tenebre per eccellenza, che la Sacra Scrittura indica con vari nomi: Satana, diavolo, maligno, serpente antico, dragone, eccetera. Anche gli angeli che lo seguirono nella sua opposizione radicale a Dio, costituendo con lui il mondo demoniaco, ebbero la stessa metamorfosi. La Sacra Scrittura li denomina con vari appellativi, quali ad esempio spiriti cattivi, spiriti maligni, demoni, diavoli, eccetera. Creati buoni da Dio, Lucifero e gli angeli che lo seguirono si sono trasformati in malvagi, perché con libera e inconvertibile scelta hanno rifiutato Dio e il suo regno. È impressionante come ho frequentemente constatato nella mia esperienza di esorcista la presenza nei demoni di due opposti sentimenti nei confronti della bellezza di Dio. Un sentimento di nostalgia e al contempo un sentimento di invidia e di odio. I demoni sono perfettamente consapevoli del bene infinito che hanno perso e hanno nostalgia di esso, hanno nostalgia tremenda di quella bellezza e di quella felicità che hanno perso definitivamente, non potendo più averla, perché nel momento in cui hanno deciso contro Dio, hanno deciso in maniera definitiva, non vogliono e non possono convertirsi, odiano la bellezza di Dio e vorrebbero annientarla se potessero. Ma poiché gli è impossibile annientarla nella sua fonte, cioè in Dio, che cosa fanno? Cercano in tutti i modi di annientarla là dove si manifesta nelle sue creature. Non potendo sopprimerla in Dio, cercano di sopprimerla in noi, in particolare negli esseri umani, noi creati a somiglianza di Dio. E per riuscirci impiegano tutta la loro astuzia. Astuzia però che ha nulla valse nei confronti della Madonna. Satana la odia tremendamente perché durante la vita terrena non ha potuto minimamente macchiare e deformare la bellezza di Dio in lei.
Ella perciò non possiede nulla che gli appartenga. Satana non può vantare nulla su di lei. Ecco perché la Madonna è l'unica creatura in grado di vincerlo completamente. Per tale motivo egli la odia e la teme quasi più di Dio stesso ed è incollerito più nei suoi confronti che nei confronti di Gesù Cristo, perché questi è il Figlio di Dio fatto uomo, mentre la Madonna è una creatura umilissima ed è l'unica creatura che gli è sfuggita completamente, l'unica sulla quale non ha mai potuto esercitare il suo diritto di conquista, l'unica che lo ha vinto in maniera completa sia nel momento del suo concepimento sia durante tutta la sua vita terrena. Il male è del tutto escluso da lei ed è questo che la rende totalmente bella e nel medesimo tempo fa di lei la donna potente contro il male, perché nell'essere e nell'agire è in netto e assoluto contrasto con il mondo demoniaco, protesa in modo totale come nessun altro essere umano o angelico a neutralizzare durante tutta la storia umana gli attacchi demoniaci e a espandere il regno del Figlio che è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E questo è anche il motivo per cui vari autori cristiani, ispirandosi alle parole del Cantico dei Cantici, capitolo 6, versetto 10, chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra, hanno rappresentato la Madonna come la donna bellissima, condottiera indomita di un esercito schierato in battaglia contro l'esercito di Satana e degli angeli ribelli. Ecco in diversi momenti della mia esperienza esorcistica che cosa il demonio è stato obbligato a dire da Dio circa la santità, la bellezza e la totale assenza di peccato nella Madonna, confermando come ella è collocata da Dio al centro stesso di quella inimicizia che annunciò a Satana subito dopo il peccato della prima coppia umana. Un giorno, mentre svolgevo l'esorcismo, rivolgendomi al demonio e indicandogli il volto della Madonna raffigurato in un'immagine sulla parete, gli ho detto: guarda quel volto bellissimo. Lui ha risposto: io non lo vedo, è buio, è buio, è buio per me. Non voglio e non la posso guardare. È la mia rovina, è la mia rovina, è la mia rovina da sempre, da sempre. Io la odio, la odio, la odio. In un altro esorcismo proferì la seguente espressione: quegli occhi io non li posso guardare, non li posso guardare, non posso. Non si descrivono, quella bellezza non si descrive. In un altro esorcismo ancora disse: io ho rifiutato quello, si riferiva a Dio. Io ho rifiutato quello perché ha fatto lei. Non sopportavo che lei fosse accanto a lui. Non sopportavo che una creatura umana fosse al di sopra di me, perché io ero l'angelo più bello, 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 il più grande. Io ero Lucifero, l'angelo per eccellenza. Come vedete, lui stesso ammette che era Lucifero. Una volta dunque era portatore di luce, ora non più. E purtroppo ci sono ancora uomini in questo mondo convinti che è ancora portatore di luce e lo adorano come fosse Dio, specialmente nei riti esoterici. Un'altra volta ancora disse: guardate, guardate, guardate la luminosità dello sguardo di un bambino e vedrete la purezza di Maria, la purezza e l'amore di Maria. Questa è stata una delle rarissime volte che, tra terribili contorsioni, ha pronunciato il nome di Maria. Il famoso scrittore russo Dostoevskij affermò: la bellezza salverà il mondo. E poi specificò:
È bene intendersi. Quale bellezza salverà il mondo? Salverà il mondo solo la bellezza redenta, quella che sorge da Dio. E come abbiamo visto sin qui, questa bellezza sfolgora nel massimo splendore nel Figlio Gesù Cristo e nella Madonna che, quale buona madre, vuole che splenda anche in noi suoi figli. A Fatima la Madonna disse a Lucia: Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. A chi l'abbraccerà prometto la salvezza, e saranno amate da Dio queste anime, come fiori messi da me a ornare il suo trono. Portando l'analogia dei fiori come fiori messi da me a ornare il suo trono, la Madonna esprime chiaramente la particolare bellezza che avranno le anime di coloro che coltiveranno un'autentica devozione al suo cuore immacolato. Una volta realizzato il suo ardente desiderio che le anime dei suoi figli diventino belle come è bella la sua, le porrà davanti al trono di Dio in paradiso, come si pongono i fiori davanti al tabernacolo. È ovvio che un'autentica devozione alla Madonna ha come effetto pratico un'autentica vita cristiana, per chi è sacerdote un'autentica vita sacerdotale, per chi è religioso o religiosa un'autentica vita religiosa. Ed è questo che rende in ultima analisi belle le nostre anime, realizzando pienamente la nostra vocazione. La Madonna non solo è la mamma che ci insegna e ci dà l'esempio, è anche la mamma che, se è pregata da noi suoi figli, ci ottiene la grazia di vivere un'esistenza trasfigurata totalmente dalla bellezza di Gesù. La grazia divina ha indubbiamente una caratteristica mariana, un'impronta mariana congenita, una specie di fragranza virginale, un indelebile profumo materno, un riverbero mariano profondo. Tutte le grazie passano attraverso il cuore immacolato di Maria. Per cui la bellezza di Dio in noi è certamente partecipazione alla nostra anima della bellezza divina, che però non arriva direttamente in noi, ma si irradia prima nella Madonna e da lei è comunicata, è partecipata a noi. E nel medesimo tempo che la Madonna porta in noi la bellezza della grazia divina che è in lei, vuole servirsi di noi per portarla anche negli altri e così contrastare per quanto possibile la bruttezza, l'orrore del male e del peccato che il demonio ha introdotto nel mondo tramite il libero consenso degli uomini ai suoi suggerimenti. La Madonna vuole servirsi di noi che siamo suoi figli per portare per mezzo del suo cuore immacolato Cristo al mondo, perché è Lui che libera il mondo dal peccato insieme con la madre e lo riempie della grazia divina e di conseguenza lo riempie della sua bellezza comunicata alla madre che la partecipa a noi. Portando Cristo al mondo attraverso il cuore immacolato della Madonna, le anime sono liberate dal peccato e riempite della grazia di Dio e contemporaneamente sono liberate dalle tenebre e riempite della grazia di Dio anche le strutture, gli ambienti della società, la cultura e perfino le cose, perché vengono usate rettamente secondo la volontà di Dio. Di conseguenza tanto più si estende nel mondo la bellezza di Dio e regredisce la bruttezza del peccato. Fare entrare la bellezza di Dio in se stessi, nelle anime e da esse nelle strutture, negli ambienti della società, nell'arte, nella cultura, eccetera, comporta infatti come effetto la liberazione di tutte queste realtà dal dominio di Satana e del suo regno. Spero di avervi offerto abbondante materiale per meditare come non lasciarci sfuggire la minima occasione che contribuisca a rendere più bella l'anima nostra, vivendo bene la vita cristiana alla quale Dio, per sua bontà e misericordia, ci ha chiamati, e l'autentica devozione alla Madonna. Chi desiderasse approfondire l'argomento che vi ho presentato questa serata
può richiedere nelle librerie il mio volume La Vergine Maria e il Diavolo negli esorcismi, che ho pubblicato con le edizioni Paoline, alcuni poco più di 10 anni fa. Prima di dare spazio a vostre eventuali testimonianze, considerazioni o domande, volevo ricordarvi che domani è la festa della mamma. E chi è la mamma per eccellenza? È la Madonna. E quindi domani dobbiamo fare prima di ogni altra mamma a lei i nostri auguri e porgere i nostri omaggi. Nel cuore di questa mamma c'è un amore indescrivibile, inimmaginabile per ognuno di noi. L'amore di tutte le mamme per i propri figli non raggiunge l'amore che la Madonna ha per ognuno di noi. Ringraziamo questa mamma per l'amore che ci porta e per tutto ciò che ella fa per noi e chiediamo a Gesù la grazia di renderci partecipi del suo stesso amore per questa mamma e di amarla come lui la ama e vuole che sia amata. Se, come dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi, dobbiamo avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, non c'è dubbio che tra i sentimenti di Gesù, uno dei più cari al suo cuore e che maggiormente gli piace vedere riprodotto in noi, è quel sentimento filiale verso la madre che porta l'anima a unirsi a lei in un amore trasformante. Gesù ci ha fatti eredi, morendo sulla croce, del suo stesso amore per la madre. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Con la Mamma Celeste domani festeggiamo anche le nostre mamme terrene. Chi ha ancora vivente la sua mamma, cerchi di donargli un gesto di riconoscenza e di amore verso di lei, un regalo, di fargli gli auguri. Chi invece non ce l'ha più su questa terra, preghi con grande amore e gratitudine per l'anima della propria mamma, ringraziando Dio per il tempo che gliel'ha donata e chiedendogli di ricompensarla per tutto l'amore e il bene ricevuto da lei quando era su questa terra. Ci fermiamo e adesso, dopo una pausa musicale, attendo le vostre telefonate. Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Mi chiamo Giovanni e chiamo da Verona. E intanto grazie a Dio per le parole che le ha messo sulla bocca e grazie al dono di voi sacerdoti, anche un augurio ancora di Pasqua perché siamo ancora in pieno periodo pasquale fino a Pentecoste. La domanda, allora, prima che mi dimentichi, mi è stato chiesto dalla mia famiglia se può ripetere il nome del libro e anche come contattarla, poi dopo ascolterò per radio. La domanda e riflessione molto brevemente sono su due principi. Uno che fu detto per me da San Gabriele Amorth, che una volta disse che durante un suo esorcismo Satana addirittura non poteva neanche pronunciare il nome di Maria e si rivolgeva verso Maria con quell'Allah, perché come ha giustamente lei sottolineato non sopportava neanche il pronunciarla stesso, perché non sopportava che una creatura, appunto un essere umano, potesse vincerlo liberamente, perché non solo per una grazia ricevuta, ma proprio per il suo sì totalmente donato a Dio. E quindi è questa la forza di Maria sotto tutti i punti di vista. E concludo appunto con un aneddoto che mi capitò tempo fa, che in una disquisizione che ebbi con una cara persona sulla salvezza delle anime, nella quale sostenevo che Dio nella infinita misericordia in un istante può salvare l'anima, anche se quella persona si è comportata in maniera turpe. L'importante è che quella persona si penta veramente. E guarda caso, il giorno dopo andai con la mia fidanzata a Padova e tra tutte le reliquie del santo di Padova, appunto Sant'Antonio, trovai l'occhio, guarda caso, mi cadde su uno scritto di un santo che adesso non ricordo il nome,
che diceva: se Satana solo pensasse in nome di Maria finirebbe in un istante in paradiso. Ancora grazie e ascolto per radio. Buona serata a tutti. Grazie a lei, spero di ricordare tutte le cose che mi ha chiesto, le domande che mi ha posto. Innanzitutto, sì, il volume, ripeto il titolo, è La Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi, edizioni Paoline. La Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi. Si può richiedere nelle librerie oppure online. Per ciò che riguarda il contattarmi, può inviare una lettera a Radio Maria e poi Radio Maria la rimanda al mio indirizzo. E certamente durante l'esorcismo si fa un'esperienza davvero commovente della presenza che intercede della Madonna. È qualche volta che ho avuto l'occasione di avere con me ad assistere qualche sacerdote e ho visto davvero commuoversi, che si commuoveva quando era il momento dello scontro diretto con la Madonna da parte del diavolo, quando si doveva confrontare con la preghiera di intercessione della Madonna per quella persona che il demonio torturava. E il demonio è superbo per eccellenza e non sopporta l'umiltà di questa creatura, e non sopporta che lei è stata l'unica creatura immacolata ed è stata quella creatura che Dio ha scelto per l'incarnazione. Lui non ha mai, lo ripete quasi in maniera ossessiva durante l'esorcismo, non gli è andato mai giù che Dio si è fatto carne, si è fatto uomo, e di conseguenza non ha sopportato nemmeno e non sopporta quella creatura umana umilissima che Dio ha scelto per mamma, la Vergine Maria. Sì, è vero poi quello che diceva lei alla fine: chi si pente si salva. E quindi fino all'ultimo istante Dio è Padre, Dio non vuole che nessuno vada perduto e fino all'ultimo istante tenta di salvare quei figli che sono lontani da Lui. Preghiamo perché i moribondi, preghiamo perché coloro che non sono in grazia di Dio possano avere, almeno nell'ultimo istante della loro vita, questa grazia suprema. Passiamo all'altra domanda. Buonasera, pronto? Buonasera, pronto, pace bene, benvenuto. Pace bene, padre Bamonte. Siamo da Colle di Valdezza, in provincia di Siena, sono di Caserta, nella provincia di Caserta. Certo, riconosco dalla pronuncia. No, ma poi frequento tanto i servi del Cuore Immacolato di Maria, lì a Pancoli. Sì, il santuario della Madonna della Divina Provvidenza. Sì, infatti saluto Padre Ennio, saluto tutti i servi del Cuore Immacolato di Maria, Padre Nicola che sta a Ostuni, quindi saluto tutti. Sì. Ecco, volevo farvi una domanda proprio sulla Madonna, no? Cioè, diceva che se questa cosa è giusta, per esempio quando arrivò l'angelo Gabriele a Maria, giusto? E gli disse concepirai un figlio, giusto? Sì. E la Madonna disse: come può avvenire questo se non conosco uomini? Sì. Però quindi già da qui già la Madonna voleva fare un voto di castità. Sì, molti autori, gli autori cristiani spiegano così queste parole della Madonna, nel senso che già in cuor suo aveva questo desiderio. Sì. E quindi la Madonna chiede appunto all'angelo come potrà mettere insieme le due cose, e l'angelo risponde come sappiamo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Sì. E poi anche per esempio sulla stella del mattino.
perché Sì. era Lucifero prima la stella del mattino, è lì che ha preso il posto suo, quindi è diventata lei la stella del mattino, giusto? Sì, alcuni autori cristiani attribuiscono anche alla Madonna, ecco, la trasposizione stella del mattino, sì, anche nelle litanie. Adesso è lei l'astro che rifugge nel cielo più di quanto rifulgeva Lucifero prima della sua rovinosa caduta. Certamente. Bene, la ringrazio per il suo contributo e le sue domande. Possiamo passare a un'altra domanda? Pronto, buonasera, sono Padre Buonasera. Ponte. Bene, sì. Senta Padre Ponte, io non voglio dire chi sono e da dove vengo. Non c'è bisogno, Perché non è necessario. No, ma sa perché Padre? Perché vorrei avere un colloquio e parlare con lei, perché sono 7 anni che sto combattendo contro il nemico. E l'ho visto e mi sta tormentando in un modo terribile. Sono andata già da 6 o 7 esorcisti, mi ha aiutato tantissimo, sto facendo un cammino spirituale, perché mia suocera mi ha fatto rito voodoo perché non voleva che io sposassi suo figlio. Io sono nonna di 4 bellissimi bambini, mia suocera è nonna di 4 nipotini, ma mi odia alla follia, come mi vede è una cosa pazzesca. Alla sera, come entro in casa, dico sempre, nella mia casa ci abita Gesù e Maria, inizia ad andare fuori di matto, botte ovunque. Alla notte non dormo quasi mai. Una cosa, sto facendo un cammino spirituale e ringrazio il Signore di questa luce che mi ha dato e tutte le persone che mi stanno vicino che pregano per me. È una cosa pazzesca, me le combina di tutti i colori, però Gesù mi ha dato la pace, la gioia, la serenità e il silenzio, ma è un combattimento pazzesco. Quando prego sento le catene, le caviglie, una cosa pazzesca, però io sono serena perché accanto a me c'è Gesù e la Madonna che mi accompagnano, mi illumina loro i miei passi, danno la luce ai miei passi, la serenità di combattere serenamente. E questa penso che sia proprio la grazia di Gesù. Senza dubbio, la pace che lei descrive non può che venire da loro. Quindi continui a vivere in stretta comunione con Gesù e la Madonna e offra al Signore queste sofferenze per la Chiesa e per le anime. Capisco che la lotta, come lei mi descrive, è durissima, ma è una lotta molto santificante. Non solo, ma lei aiuta il corpo mistico di Cristo, offrendo con amore queste sofferenze a Dio per mezzo del cuore immacolato di Maria. Quindi non si scoraggi, mi raccomando, possibilmente cerchi di stare non so se lei adesso si è fermata con un esorcista, è bene non cambiare troppo spesso esorcisti, ma cercare sempre di stare a quello che la provvidenza le ha dato modo di incontrare e di seguire le sue direttive, e poi faccia buon uso della preghiera, dei sacramenti e, se riesce, anche un buon direttore spirituale. Dio la benedica. Pronto? Buonasera, passa bene. Pronto, buonasera. Sì, prego signora. Buonasera. Combinazione, sto venendo proprio dal suo santuario di Montignoso. Io sono toscana, ma dell'Alta Toscana, ci si conosce. Sì, è uno dei santuari del nostro istituto. Io non sono in quel santuario, ma è uno dei santuari dell'Istituto dei Ferri del Cuore Immacolato. Sì. Oggi combinazione era l'anniversario della prima messa del vostro fondatore, quindi siamo andati a ringraziarlo per le buone formazioni che ha fatto su di voi. Lei è uno dei suoi grandi discepoli. Io sono un insegnante e volevo chiedere che cosa possiamo fare per far conoscere il Signore ai nostri giovani. Io ne ho circa 200, insegno italiano alle scuole superiori, a un liceo linguistico, e purtroppo si direbbe che il maligno è entrato nella loro mentalità e nei loro modi di pensare. Praticamente sono allergici al Signore. Quindi cosa possiamo fare noi pochi
insegnanti cattolici, perché purtroppo penso che molto male venga fatto anche dai miei colleghi che non credono, sono atei, che hanno seminato materialismo, hanno tolto la speranza. Io ho fatto anche tanti studi a Roma, un pochino alla Gregoriana, eccetera, Salesiani, Angeliche, perché sono un'appassionata di teologia e ho cercato di capire come muovermi. Per ora ho cercato solo di amarli e di essere gioiosa con loro. Poi il resto lo aspetto da lei, i consigli ottimali li aspetto da lei, la ringrazio. Prego, buonasera, grazie. Dunque, sì, è molto molto difficile oggi il compito educativo per un cristiano, perché i nostri giovani purtroppo sono bombardati da messaggi che vanno nella direzione opposta a quello che questa sera io vi ho detto. Piuttosto che la bellezza di Dio, a loro viene proposto l'orrore, il male, il peccato, come fosse un progresso, come fosse qualcosa di buono, di positivo per le loro vite. In realtà li avvelena, li distrugge. Basta vedere la blasfemia ricorrente in tanti gruppi musicali, la blasfemia che poi hanno il coraggio solo di farla nei confronti dei simboli cristiani e delle figure della Madonna e di Gesù, ma sanno benissimo che lo facessero con qualsiasi altra religione, con i simboli di altre religioni, non ci sarebbe la stessa reazione che hanno da parte nostra. Ecco, vedere come ci si deturpa anche con degli orribili tatuaggi che deturpano la bellezza di Dio anche nel corpo umano, sono bombardati. E allora cosa deve fare un educatore cristiano? Innanzitutto, se io fossi un insegnante, pregare tanto per i miei allievi, oltre che pregare in generale per i giovani. Poi dare il mio esempio. I cristiani evangelizzano innanzitutto con il loro esempio di vita. E tante volte l'esempio comincia a trasformare i cuori di quelli che sono intorno a noi. E poi far vedere la bellezza del cristianesimo, cercare di formarsi per saper comunicare ai giovani la bellezza del cristianesimo e fargli capire che tante cose di cui l'hanno imbevute sono prevenzioni, sono menzogne, sono opera di persone che lucidamente meditano, studiano come sottrarre i giovani a Cristo e poi lo attuano con imponenti mezzi finanziari, tramite soprattutto i mass media, tramite la scuola. È questo che dobbiamo fare. Quindi coraggio, non si perda mai d'animo e cerchi sempre innanzitutto di dare l'esempio, una parola buona, anche se non necessariamente dovrà parlare di Cristo, ma già il buon esempio, la cordialità, la gentilezza, la generosità, le virtù umane, in qualche modo, a mio parere, avranno un influsso positivo su questi giovani, rimarrà qualcosa in loro e al momento giusto Dio farà emergere quei semi che noi abbiamo gettato nel loro cuore, anche se sul momento sembra che non l'abbiano accolti. Quindi fede e coraggio in unione al cuore immacolato di Maria. E chiedo alla regia se questa era l'ultima domanda. Sì, ecco, mi dicono che possiamo passare ai saluti. E allora, cari ascoltatori, vorrei concludere con le ultime parole della stupenda supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, che oggi è stata pregata a mezzogiorno, e poi vi darò la benedizione. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio,
vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio. Noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia. A te l'ultimo bacio della vita che ti spegne. E l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Con la fiducia di figli che amano la loro Immacolata Madre e sanno di essere da lei immensamente amati, giunga a voi la benedizione di Dio. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia, rivolga il suo sguardo. Un buon pomeriggio a tutti dai luoghi dello spirito e come saprete, per chi è più fedele telespettatore, la trasmissione, la rubrica settimanale che ogni settimana appunto vi accompagna alla scoperta di un luogo di spiritualità. È uno spazio del giovedì pomeriggio alle ore 16, ma che potete vedere anche il martedì sera all'interno di Insieme da Aquileia, nell'ultima parte verso la conclusione intorno alle 22:15. Siamo nel mese di maggio, il mese dedicato alla Madonna in modo particolare, allora continuiamo il nostro viaggio nei santuari mariani. Questa settimana e anche nella settimana prossima saremo in Friuli Venezia